Wow, una sigla bellissima. Oh, grazie, Semplice ma efficace. grazie. Buonasera a tutti, siamo in diretta come avete visto, benvenuti su Riassunti di Storia, questo canale YouTube. Con me c'è il dottor Calabrese e questa sera cercheremo di approfondire entrando nella complessità, nel grande macro argomento che riguarda gli indoeuropei. Il dottor Calabrese è qui per aiutarmi, per affrontarle con un modo prettamente scientifico, ma adesso lascio la parola al mio ospite per presentarsi. Piacere. Io sono Mattia Stefan Calabrese, storico, studio di storia, laureato all'Università di Studi di Milano e specializzato in storia antica, religione e cultura e anche indoeuropeistica. Mi sono laureato, laurea triennale sui Romani, nello specifico sugli studi sulle fortificazioni lungo il confine, quante truppe, che tipo di truppe, distanza delle truppe, posizionamento riguardo alle strade, strategie, e a livello magistrale sugli studi demografici sull'impero romano, come possiamo usare le fonti antiche e archeologiche per stimare la popolazione in un determinato periodo storico. Poi andando avanti, continuando con l'insegnamento, sono insegnante presso varie scuole medie e ho continuato i miei studi principalmente fondandomi sugli indoeuropei. Ho un account su accademia.edu, potete trovare là tranquillamente articoli che ho scritto, che scriverò in futuro. Tra parentesi trovate il link in descrizione. E poi chissà, magari un giorno farò anche un libro su quello che parleremo qua adesso. Quindi se c'è una casa editrice interessata, avete i miei contatti. Se c'è qualcuno interessato sulla religione degli entropei. Basta, direi che passo la palla al caro Gianluca. Grazie. Beh, comunque dobbiamo organizzare poi in futuro una live sulle fortificazioni romane, che è un argomento che sto approfondendo adesso pian piano, sia quelle romane che quelle greche, quindi questo argomento mi sta particolarmente a cuore. Mi costringe a rismistare tra i miei archivi riciclati di laurea. Eh. Allora, io direi casomai che possiamo iniziare, visto che questo argomento è anche bello intenso e useremo questo... Dica pure. Intenso sì, direi. Useremo, grazie anche al supporto di queste fantastiche slide che hai fatto tu stesso, quindi andiamo, primo punto di 4, parliamo un attimo degli indoeuropei, ma soprattutto, prima di parlare chi erano, della loro cultura, parliamo del metodo scientifico, visto che appunto essendo un argomento probabilmente spinoso, probabilmente dibattuto, merita spendere 2 parole per questa grande introduzione. Anche perché stiamo parlando di un periodo in cui non è che abbiamo le fonti noi. Qui c'è sempre quello che dice ma tanto non sappiamo nulla, quindi si può dire quello che si vuole, come fai a saperlo? E poi ci sono sempre i pseudostorie che si infilano sempre in questi periodi qua che non sappiamo molto. Prego, Bene, andiamo avanti. maletta telecamera. No, poi riuscirò a farla stare ferma. Oh, la scienza. Questo che tutti quanti amano e tutti quanti odiano. La si ama quando si dà ragione, la si odia quando Esatto. ci dà contro. Anche che la scienza è più difficile di quello che sembra in realtà. La scienza in realtà sarebbe, quando uno pensa alla scienza, pensa, Galileo. Galileo sarebbe l'esperimento scientifico. Se fai un esperimento scientifico sei scienza, se non fai l'esperimento scientifico non sei scienza, e quindi la storia non fa esperimenti scientifici, quindi puoi dire quello che vuoi. In realtà la scienza è un po' più complesso. La scienza è un sistema di conoscenze che è ottenuto da una ricerca metodica, rigorosa e assiomatica. Cioè, non è che tu sei uno scienziato perché sai le cose. Che a volte uno lo sente, capito anche a me, cioè, ma tu sai le cose che ti hanno insegnato all'università, ti hanno indottrinato, non come noi veri scienziati al di fuori della comunità scientifica.
Che c'è gente che pensa che fare storie, all'università semplicemente, ma è come il liceo, impari a memoria il libro di testo e non puoi criticare i veri scienziati, che sono quelli che pubblicano su Amazon, chi va, che vogliono. In realtà una scienza è comunque cosa che abbia un metodo scientifico, cioè un metodo che dimostri che quello dice è valido, non è sempre quello sperimentale. Ci sono altri metodi, come quello comparativo, che si usa in metodologia comparativa, metodo storiografico, metodo anche di simulazione matematica, cioè qualunque metodo non è solamente quello sperimentale, qualunque metodo che tu puoi dimostrare che è efficace a scoprire qualcosa di vero è valido. Nel senso che sia rigoroso, cioè tu è un metodo, lo devi applicare sempre, poi vedremo degli esempi di metodo, e deve essere assiomatico. L'assioma è qualcosa che non richiede di essere dimostrato, è cosa che è evidente. Cioè, per esempio il triangolo a tre angoli, cioè questo è evidente. Se vado a sbattere contro una pietra mi faccio male, questo è evidente. È la scienza con la mostra, per esempio la geometria, com'è che si misura un triangolo? Base per altezza diviso 2. Se la base è corretta e l'altezza è corretta e li misurati, allora il risultato sarà corretto. Se le premesse di base sono corrette, e di norma si parla o di assiomi, cioè cose evidenti, o cose già dimostrate, allora la conclusione sarà quella corretta. Ci si basa su evidenze, cioè cose che si possono vedere concrete, non su supposizioni. Inoltre, una cosa importante è che la scienza non persuade. Alla scienza non interessa usare trucchi retorici, convincerti. La scienza dimostra. Ci sono questi dati qua, queste informazioni che abbiamo. In base alle informazioni che abbiamo, questa è l'unica conclusione che possiamo avere. A meno che non mi trovi nuove informazioni o non mi dimostri che ci sono altre informazioni. Inoltre, una cosa importante è che la scienza non è democratica. Mi spiace. C'è sempre la gente che dice, ma la mia opinione, c'è l'opinione di quest'altro. Non è democrazia, è una democrazia qualificata. C'è una bella differenza tra l'opinione di quello che ha studiato, conosce il metodo, conosce i dati, sa come reperirli, e l'opinione di quello che ha leggiucato qualche cosa. Perché a volte si sente magari parlare, cioè, ma gli scienziati non sanno nulla, dibattono sempre, e poi con dibattito pensano semplicemente, ok, la scienza è quella cosa qui che vede in televisione, c'è lo scienziato, dottore appoggiato dalla comunità scientifica da un lato, c'è lo pseudomedico che dice che il coronavirus non esiste, e c'è poi il presentatore in mezzo che dice, l'opinione di entrambi è valida, scegliete voi. Mi spiace, non funziona così. L'opinione di chi non è in grado di verificare i dati non è il televoto. Quello che succede è semplicemente che si fa una ricerca. Se stai parlando non ti sento, ti vedo le Sì, labbra. scusami, mi si sente adesso? Adesso sì. Quello, per farla estremati sintesi, andare al dunque, quello che conta appunto è il metodo, quello che conta appunto che grazie a questo metodo ci dimostra che è vera o no, la scienza va avanti per fallimenti. Quindi per questo non bisogna credere alla persona in quanto tale, ma bisogna credere al metodo che in base a appunto esperimenti, tutti in base a prove, in base a dati, ci riporta che quello che diciamo è vero. Poi il bello della scienza è che si portano altri dati, si portano altre prove, si fa un passo indietro e si afferma che quello che prima si pensava era sbagliato. Quindi la scienza può anche fare i passi avanti. Non c'è un rapporto di fiducia. Cioè si ha fiducia nel metodo, però si ha fiducia fin tanto che funziona. Se tu non sei d'accordo, sei totalmente libero di dimostrare che il metodo non funziona,
che il tuo metodo funziona meglio. Infatti una caratteristica è che la scienza non conosce aggettivi. Cioè, storia alternativa, medicina alternativa non esiste. Se tu hai delle prove che dimostrano che il tuo medicinale funziona, che la tua teoria storica funziona, tu diventi scienza in automatico. Se tu dici, il mio metodo è migliore, ho trovato un metodo migliore per scoprire qualche cosa, se è vero, quello viene inglobato nella scienza. Credo che possiamo andare avanti. Certo, solo un secondo che Mm. queste slide sono un po'... lo streaming è un po' lento. Sì. Quindi vi chiedo di portare pazienza. Ok. Ecco, lo scienziato. Chi è lo scienziato? Lo scienziato è quello che conosce i metodi della tua disciplina. Cioè, io sono uno storico. Cioè, per quanto io dica sono uno storico, ho la laurea, come medico non mi vuoi avere di sicuro, immagino. È uno scienziato che conosce il metodo, li applica con rigore, cioè li applica il metodo sempre, e poi verifica i fatti. Lo scienziato in pratica non ha opinioni, ha magari delle idee, delle preferenze, ma se cambiano i fatti, cambiano le tue opinioni. Se uno scienziato gli mostri le prove nuove, il vero scienziato cambia idea. Lo scienziato non è quello che sceglie un'idea, una teoria, e poi fa sempre solo libri su quell'argomento, cercando di convincere la gente. Lo scienziato è un ricercatore, lavora in una comunità. Ci sono degli scienziati, ricercatori, ognuno fa ricerca, condivide i dati con gli altri, e poi la conclusione che della maggioranza si dice che fa parte, è l'opinione della comunità scientifica. Perché a volte si senti parlare, cioè, ma la comunità scientifica si sono messi d'accordo. In realtà non c'è un comitato. La comunità scientifica sarebbe tutti quanti quelli che sono qualificati a parlare, sono ricercatori indipendenti, ricercatori professionisti, chi lavora in privato, chi lavora all'università, chiunque qualificato pubblica un articolo scientifico su una riviste, su internet, e poi quando l'opinione diventa quella della maggioranza, si dice che la teoria è accettata. Cioè quando uno dice, questa è la teoria della comunità scientifica, significa che la maggioranza delle pubblicazioni scientifiche cita quella teoria come valida, non necessariamente l'unica, semplicemente se cerchi articoli o pubblicazioni scientifiche sull'argomento, quella teoria verrà citata come valida in parte, un toto, da sola, con altre teorie, ma non c'è un comitato che dice questa sarà la verità ufficiale fino al prossimo incontro che si ha. Non è un concilio ecumenico, in poche parole, che detiene cosa sta dentro, cosa sta fuori. Sì, anche un piccolino sconosciuto fa parte della comunità scientifica. Accademia.ed è un caso, è un sito, tu puoi pubblicare un articolo, chiunque è iscritto là o anche chi non è iscritto lo può leggere e lo può citare nelle sue pubblicazioni. Quando la maggior parte delle pubblicazioni citeranno quella teoria, tu puoi dire la comunità scientifica è dalla mia parte. E un'altra cosa importante, che mi ho detto, conta il metodo, non la fama dell'autore. Il maledetto lui non si fa niente. Cioè lo puoi fare in certe dosi, nel senso l'ha dimostrato lui, quindi non sto a ridimostrarlo, leggi il tuo libro. Però una cosa importante è che famoso non si fa autorevole. Che questo capita molto. Ma c'è quest'autore famoso che l'ha detto. Adesso non svegliamo, adesso andiamo con un esempio più pratico, giusto? Adesso stiamo un attimo introducendo questo macro argomento per parlare del metodo. Abbiamo un attimo capito che appunto la scienza non è una religione, una vocazione, un atto di fede, comunità scientifica, non è un concilio ecumenico che detiene chi sta dentro, chi sta fuori. Tutti quanti possono dire la loro, quindi questa è democrazia, ma se vogliamo una democrazia meritocratica, quindi oserei dire liberale,
in questo senso, infatti molto interessante che oggi la critica che si fa al metodo scientifico viene da una certa sinistra, da una certa parte di mondo così politicamente corretto, che vede appunto il metodo scientifico come l'esempio dell'imperialismo, del mondo occidentale, del maschilismo, ma questo lo vedremo a breve. Possiamo andare avanti, ti chiedo? Sì, possiamo andare avanti, tanto. Bene. Acceleriamo un pochino. E questo abbiamo già accennato. Cioè, il metodo scientifico... Mannaggia la telecamera, mi taglia così dentro la testa. Cioè, in realtà è qualunque metodo che dimostri di funzionare. Partiamo da dati che possono essere verificati. Esatto, questa è la cosa più importante, anche parlando di storia, che se vogliamo è una scienza, è una scienza umanistica, cioè la grande novità che Galileo introduce del metodo scientifico, la scienza moderna è una scienza che si basa su matematica. Prima di allora, sì, Aristotele era uno scienziato, però il suo pensiero lo tirava fuori tramite deduzioni. In età moderna, Galileo in testa, vede che la natura, dietro la natura c'è della matematica, quindi si può dimostrare, si può misurare e grazie a questo si possono fare leggi universali. Ovviamente tutto ciò, antropologia, storia, non esiste tutto questo, però si usano dei metodi, come ad esempio appunto parlare di fonte. Se io cito un qualcosa devo avere un riscontro effettivo nella realtà. Possono essere fonti letterarie, in questo caso anche fonti effettivamente reali, come quelle archeologiche, quindi prove di fatto fisiche. E poi vedremo nel resto di questa, in questo caso, ovviamente, in questo tema, vedremo dei metodi anche comparati, che si possono anche... Ci possono essere anche esperimenti in storia, pochi lo sanno. C'è per esempio in Francia, c'era un gruppo di persone che qualche tempo fa ha costruito un piccolo castello utilizzando le tecniche di costruzione medievali. Me l'hanno raccontato giusto sabato sera questo. Sì. Geniali. Solo in Francia possono far così. Sì. Un grande esempio della grandeur francese. Cioè, esatto. Noi abbiamo Pompei che crolla, i tetti crollano, la lasciamo così, ancora non l'abbiamo scavata completamente. E in Francia fanno questi virtuosismi veramente incredibili. Sì. Comunque fatto sta appunto, la scienza non è un atto di fede, io dico un qualcosa perché mi aggancio su un qualcosa della realtà e quindi posso essere anche smentito, non è opinione e basta, non è un atto di persuasione. Esatto. Poi una cosa importante è che non si dimostra ciò che è evidente, autoevidenti, o ciò che è già dimostrato. Cioè, se la comunità scientifica dice così, non sono io che devo darti le prove, o scienziati che per generazioni sono d'accordo con questa teoria, sei tu che devi dimostrare che ho torto, che la tua teoria è migliore. E poi una cosa importante, il dibattito non esiste. Adesso si parla di dibattito scientifico. In realtà non c'è questo dibattito tipo due persone parlano, poi tu scegli quello che ti pare. C'è solo lo scambio di idee, c'è la conferenza. C'è una persona, dice quello che ha scoperto, pubblico raccoglie i dati, c'è magari un altro che magari fa un'altra conferenza, ma tu non sei là che scegli quello che preferisci, cioè ho preso quello più dall'altro. Semplicemente si raccolgono idee. Non è il dibattito politico dove tu poi devi scegliere quali due politici scegliere, semplicemente ciò che conta è accumulare informazioni. E ciò che importa è che ogni evidenza deve essere scrutinata con rigore, ogni singola prova. Ti rompono le scatole per tutto. Ma è così, ma se c'è... No. Se anche uno c'è una sola falla, ti rompo le scatole in maniera pesante, che bisogna essere certi, bisogna verificare. Inoltre, se si scopre che una prova è falsa, allora l'intera teoria collassa. Bene, al massimo si può fare delle eccezioni del tipo va bene, non è solidissima, ma non abbiamo altre alternative, ci serve di pratico. Però di norma, se la teoria collassa, la si abbandona. Possiamo passare alla prossima slide. Vai. Ecco, ci sono 7 condizioni per stabilire quali ipotesi migliori delle altre. Perché a meno che tu non abbia una macchina del tempo, se sei in una zona di scarsità di informazioni, è qualcosa di scegliere. No, l'ipotesi migliore è quella che descrive dati
che sono attuali e osservabili, cioè cose che sono speculazioni, ma potrebbe esserci, potrebbe non esserci. Se sono più ipotesi possibili, quelle che ha dati recenti, che sono osservabili, controllabili, è preferibile. Sono preferibili anche ipotesi che hanno una maggiore portata esplicativa. Se tu hai due teorie, una che spiega alcuni fatti e un'altra che spiega quegli stessi fatti, ma spiega anche fatti extra, è preferibile. È preferibile anche una teoria che ha un maggiore potere esplicativo. Cioè non solo spiega più teorie, più periodi storici e più concetti, ma spiega anche in maniera più approfondita. Cioè, per un esempio, ci sono per esempio i pelasti. I pelasti sono un po', io non sapevo nulla, sono un po', sono pre-greci, erano lì in Grecia, hanno poche informazioni. Una teoria vuole che sono collegati con i palestinesi. La motivazione per il fatto che nei testi egizi appare il termine Pelaset per indicare un popolo che si è insediato in Palestina. Allora, c'è un'altra teoria che dice che i palestinesi antichi erano indoeuropei, perché tra le poche parole che abbiamo del palestinese antico, che oggi i palestinesi parlano l'arabo, ci sono un paio di parole che si trovano anche nella lingua luvica, che è una lingua indoeuropea dell'Anatolia. E c'è un'altra teoria che dice che in lingua greca ci sono delle parole pre-greche che però hanno un'etimologia di carattere anatolico. Queste tre teorie si incastrano tra di loro. Sono tre teorie separate, che però possono essere usate una per dimostrare l'altro. Ho una teoria che dice che i Pelaset dei testi egizi sono i Pelastos greci. Ho un'altra teoria che dice che c'erano popoli indoeuropei nelle zone che i greci hanno invaso, quindi potenzialmente i Pelastos erano indoeuropei anche loro. E un'altra teoria separata che dice alcune parole palestinesi sono indoeuropee. Queste tre teorie si aiutano a vicenda. Se tu hai una teoria e questa teoria può essere usata da un'altra teoria per aiutarsi a dimostrare le sue prove, quella è preferibile, perché è dimostrato che la tua teoria si sta incastrando con dati, informazioni di altre teorie. Bisogna anche guardare la plausibilità rispetto a verità accettate. Questa è una cosa che molti non ci pensano, ma ci sono anche le teorie degli altri. Se tu hai una teoria che è bellissima, cioè ma che bella questa teoria, è così perfetta, ma richiede di riscrivere tutti quanti i libri di storia. Adesso faremo un esempio concreto di un esempio di questo tipo. E ne hai un'altra teoria che dice io spiego la stessa cosa, ma non richiede di riscrivere i libri di storia. O tutti quanti gli altri hanno torto, e per un secolo nessuno si è accorto di aver fatto degli errori, o forse meglio l'altra teoria, quella che si incastra meglio. In una parola, nella scienza ci vuole umiltà. Umiltà, ma c'è anche coordinazione. Certo, e appunto oltre al metodo scientifico, come dire, l'equipe, la comunità scientifica. Ma anche per il fatto che per quanto tu prove abbia, anche le teorie degli altri hanno prove, le loro prove non scompaiono. Bisogna anche vedere quale ipotesi è meno ad hoc. Perché ci sono delle teorie che dicono la mia teoria va benissimo, funziona perfettamente, se tu interpreti i dati come voglio io. E c'è l'altra teoria che dice la mia teoria va benissimo se interpreti i dati come sono interpretati anche da altri, alcuni di quali non sono neanche d'accordo con me. Probabilmente la seconda teoria ha più probabilità di essere vera rispetto a quella che dice devi interpretare come fa comodo a me. Inoltre bisogna anche preferire ipotesi che sono disconfermate da un minor numero di
credenze accettate. Se è credenza accettate che le cose stanno così, e ho due teorie in competizione, la teoria che va meno in contrasto è preferibile, a meno che tu non abbia proprio prove eccezionali. C'è questo del coordinamento. Inoltre, se ci sono più ipotesi possibili, l'ipotesi che supera le altre in più categorie è quella preferibile. Se tu hai delle prove fortissime, ma sei forte solamente in una di queste categorie, probabilmente ti manca qualche cosa. Possiamo passare alla slide successiva. Certo. E qui arriviamo con un esempio. Passiamo alla Gimbutas. Da qua mi immagino insulti vari, commenti vari. Come osiamo dire che la Gimbutas è una pseudostorica? Per chi non lo sa, in realtà la Gimbutas è abbastanza famosa. La Gimbutas, io la chiamo Gimbutas, ma in realtà a volte la si chiama Gimbutas, Gimbutas. Io la chiamo Gimbutas perché di norma nel mondo anglosassone la pronuncia è quella. Poi la pronuncia lituana io non lo so. È un'archeologa lituana che, a seguito di ricerche e scavi archeologici nei Balcani, aveva teorizzato che nei Balcani c'è una società matriarcale, pacifica, femminile e femminilista, basata sulla parità dei generi, cioè l'utopia in pratica, e che questa teoria sia stata distrutta dagli indoeuropei, che erano da identificare con i Kurgan, che sono un gruppo che sono un sito archeologico in realtà, e c'erano questi c'era questo periodo idilliaco, diciamo, società matriarcale, donne comandavano, tutto quanto andava bene, e poi erano i malvagi indoeuropei patriarcali, maschilisti, che arrivano con i rodei guerrieri. Un periodo di pace anche, aggiungiamo tutto ciò. Periodo di pace, prosperità, e poi arrivano gli indoeuropei che portano le loro gerarchie, il loro maschilismo, essere guerrafondai, la schiavitù, chi di peggio più ne metta. Però questa teoria è famosissima, molto popolare, soprattutto sia nell'ambito degli archeologi e al di fuori della comunità scientifica. Ho letto un sacco di libri di molto popolare, c'è un sacco di youtuber, blogger che la citano e anche altri scrittori. Il problema è che la sua teoria è perfetta, è assolutamente intoccabile. Se si interpretano ad hoc le statuette del Neolitico che lì ha scoperto, se si interpretano... Non mi ricordo, vado avanti con la slide, scusami se ti interrompo. No, lasciamo un attimo qua. Perché parlavi delle statuette, va bene. Sì. Cosa possiamo parlare? La sua teoria è perfetta se si interpretano ad hoc le figure del Neolitico, le statuette che lei ha trovato nei vari siti archeologici, se i simboli che lei ha trovato nei siti si interpretano come vuole lei, se si interpreta la cultura indoeuropea come vuole lei, se si classificano miti indoeuropei come pre-indoeuropei, se si accettano quelle che sono supposizioni ma non dati osservabili, se si accetta il metodo della Gimbutas che usa solamente lei, e se si ignorano ogni spiegazione alternativa e due segoli di indoeuropeistica. Se si ignorano questi dettagli qua, la sua teoria è inattaccabile. E si comincia un po' a contestare e si cominciano i problemi. Infatti possiamo vedere la slide successiva. Ecco qua, siamo due delle statuette del Neolitico. Quella a sinistra in realtà non è dei Balcani, è di Cataluyuk, che è tra la Turchia e Siria. Poi a volte la Gimbutas la cita. Allora, quello che ha fatto la Gimbutas è stato scavare in questi archeologici assieme ai colleghi. Ha trovato una lunga serie di statuette che lei ha cominciato a interpretare come delle divinità. Persone belle buone che vi minate col voto cattivo. Un saluto da Idar, sempre presente. La statuetta di sinistra, nell'intenzione della Gimbutas, questa è una dea. È una dea madre neolitica. La motivazione per il fatto che
secondo lei è gravida, c'è il pancione, e si vede una specie di protuberanza tra le gambe. Secondo la Gimbutas, quella protuberanza è la testa di un bambino. Quella è una donna che per qualche motivo sta partorendo seduta. Quella sinistra è famosissima, è una stata minoica, che secondo la Gimbutas è una dea serpente. Questi sono due esempi. Lei di Stotti ne ha trovato tantissimi, li ha catalogati e ha creato proprio un pantheon intero di divinità. Per ciascuna divinità stabilendo iconografia, domini, funzioni, caratteristiche. Qual è il problema? Secondo lei, tutte queste statuette qua rappresentano una grande dea madre universale. Non sappiamo il perché. Perché sono tutte quante statuette che non si assomigliano neanche tra di loro. Però tutte queste divinità sono tutte rappresentate della grande dea madre, però non abbiamo la più pallida idea di come giunge a questa conclusione. Lei mette delle statuette e dice: questa qua è una dea perché lo dico io, questa qua è una dea perché lo dico io, questa dea qua ha questo significato qua perché lo dico io, però noi non sappiamo che criterio ha usato per stabilire che sono delle divinità. Cioè, quando è che una statua è una divinità e non un fermacarte, per esempio? Per esempio, la statua di sinistra è una dea? È una sacerdotessa? È una domesticatrice di serpenti? È semplice una decorazione? Che criterio è usato per stabilire quando è una divinità, quando non è? Non si sa. Ci sono delle spirali sulle statuette. Ah, ma la spirale rappresenta l'acqua, ok. Quando è che una spirale rappresenta l'acqua e quando è che è una decorazione geometrica? Come fai a sapere che rappresenta acqua e non qualcos'altro? Non lo sappiamo. Lei ci dà solamente le conclusioni, ma anche tutti quanti i passaggi. E possiamo passare alla slide successiva. Ci sono altre indicazioni. Cioè, per esempio, le linee, le spirali che lei trova sulle statuette, per lei sono simboli religiosi. È poco probabile, perché non abbiamo casi attestati, ma ci sono altre teorie alternative. Potrebbero essere vestiti, pieghe di vestiti, potrebbero essere tatuaggi, tendenza a tatuarsi a testata, nei popoli primitivi, quindi perché non quello? La teoria della Game Boot è perfetta se fai finta che non ci siano altre interpretazioni alternative e se non guardi la probabilità. E come abbiamo detto, però, se hai teorie alternative, sì, no, perché la comunità scientifica è lenta. Perché una cosa è accettata dalla comunità scientifica quando la maggioranza degli articoli scientifici cita come valido. Se uno specialista fa una scoperta, ora che quello specialista, ora che quella scoperta qua si diffonde agli specialisti, ci vuole tempo. E poi se poi si diffonde anche al di fuori dei campi specialistici, ci vuole ancora più tempo. Se tu sei uno storico specializzato in alcune cose, se non ti metti a leggere articoli di archeologia, per esempio, e viceversa. Quindi ci vuole molto tempo perché una teoria scoperta, una cosa che è certa dalla scientifica, riesca per finire anche nei libri di storia. Però come ho detto, qui è un caso esempio di c'è una teoria alternativa, è palesemente più probabile anche, però viene ignorata. Slide successiva. E qua si cade un po' nel politico, se vogliamo, Sì, nell'ideologia in senso marxista, cioè vedere la realtà e leggere attraverso i propri filtri e leggere solo in quel determinato modo. Sì, Marx è proprio un esempio di reinterpreto i dati in base, per cui la storia è semplicemente leggo libri di storia di come sono le cose. Questo è un esempio classico di come lavora la Wimputas. Questo che è proprio, questo è uno di quelli più estremi, più ovviamente stupidi. Chissà se YouTube mi censura questa live. Tecnicamente no, perché è un'immagine abbastanza scientifica tecnica. Sì, sì.
Questa è un po' presa da uno dei libri della Gimbutas, credo Le dei viventi. Allora, abbiamo dei simboli di toro. Per inciso, il toro è attestato tranquillamente nelle varie mitologie come simbolo maschile. Per la Mi domando il Gimbutas, motivo. già chissà perché il toro. Per la Gimbutas è un simbolo femminile che i maschi malvagi patriarcali sono appropriati. Perché? Perché l'utero vagamente assomiglia al toro. Punto primo. Punto 1. Come fai a sapere che nel Neolitico sapessero che formale deve essere l'utero? Cosa facciamo? Le vivisezioni, o i test di biologia? Secondo, non c'è nulla che indichi che uno che guardando il toro pensa solo all'utero e non qualcos'altro. La sua conclusione non è neanche intuitiva, anzi l'uso del toro nelle varie mitologie è attestato tranquillamente come maschile, ma è come femminile. E inoltre, quando si immagini, non c'è monopolio. C'è un'immagine può essere qualunque cosa. Non è che se io dipingo un toro, allora quel toro automaticamente significa sempre quella cosa lì. È possibile che rappresenti un utero? Sì, ma può significare qualunque altra cosa. È anche una cosa da notare. Esatto. Se io vedo un fungo disegnato da qualche parte, significa che c'è qualche cosa, che mascalzone, che Un salito alla birbantezza. Disney. E poi una cosa da notare, da far sapere, che la Gimbutas parla un sacco di miti indoeuropei, però molte cose che dice sono inventate in sana pianta. Lei è un libro di indoeuropei che non l'ha mai letto. C'è una cosa che può sempre credo nelle dei viventi, che dice che Dioniso è un dio della natura nato all'acqua. Dio della natura vagamente posso accettarlo, ma acqua. Chissà per Dove che l'hai preso Afrodite. l'acqua? No, da Semele, la madre, la variante più conosciuta, che è una variante ellenistica. Tra le varie varianti abbiamo anche Io e Persefone. Afrodite non credo, in realtà. No, nata dall'acqua, no? Da Afrodite è Urano, nata ci sono le due dall'acqua. Afroditi, Afrodite celeste e Afrodite è Afrodite. nata dall'acqua, ma Dioniso no. No, infatti io avevo detto Afrodite, scusami, che sono un po' lento con la connessione, quindi mi parlo in ritardo. Che quando parla degli indoeuropei o dei miti greci, spesso attribuisce alle divinità greche cose che non sono attestate da nessuna parte. Anche degli indoeuropei, spesso attribuisce agli indoeuropei delle caratteristiche, dici, ma dov'è che le hai prese queste informazioni? Infatti poi vedremo in avanti, quando parliamo degli indoeuropei, che tu hai letto il libro della Gimbutas e poi guardi quello che diremo noi, noti che poi c'è delle differenze abissali. Immagine successiva, vediamo cosa abbiamo. Salutiamo il toro, adesso la chiamerò così per il resto della mia vita. I neogimbutiani. Ci sono neogimbutiani è un termine mio, copyright, quindi se volete usarlo dovete citarmi. Devo dire che lo metto Citate il io. dottor Calabrese. Vabbè, il neogimbutiano è il termine che uso io per indicare gente che dopo di lei ha cominciato a scrivere libri, blog, YouTube, Un citando... saluto a Michela Murgia. Saluto anche da parte mia, anche se in realtà io non vedo i commenti. No, Michela Murgia è quella scrittrice italiana. Niente, battuta. No, dai, il neogimbutiano è il termine che uso io per indicare quelli che sostengono le soterie. Matriarcato, Dia Madre, Madre Terra, Bellissima Utopia. Che, sì, citano spesso la Gimbutas, adesso ne parlo anche bene, ma sono spesso gente che non ha neanche letto il suo libro, volendo volentieri a volte. Sono gente che non sono necessariamente i suoi seguaci, hanno letto pseudostorie come che la citano, poi sono scrittori, blog, youtuber, però sono gente spesso e volentieri che non hanno laurea in storia, o non ha una laurea neanche in generale, quindi non ha proprio competenze, a parte il famoso ma io ho letto questi libri qua, quindi ne so più di te. La differenza un po' curiosa è che la Gimbutas ha passato da quanta la vita a ricostruire questo pantheon fantomatico di questa città matriarcale. Ci sono anche persone che vanno un po' nelle recensioni dicono la Gimbutas, una vita dedicata a ricostruire questa attività.
E la cosa un po' curiosa è che sui seguaci queste divinità qua non le citano quasi mai. Hanno queste tendenze monoteizzanti. Parlano un sacco di questa dea madre, questo monoteismo qua ancestrale, ignorando che la Gimbutas aveva queste tendenze politeistiche. È una cosa un po' curiosa che la Gimbutas posso parlarne male quanto voglio, però lei ha un po' la tendenza un po' a contenersi. Cioè, per esempio, lei afferma che c'è questa città matriarcale nei Balcani, che tutti i reperti archeologici che lei ha trovato sono da quella zona là. Di tanto in tanto ci infiltra qualche reperto che non è della zona o non è del periodo storico adeguato per fare qualche falso statistico, però tende a contenerlo. Molti dei Gimbutiani, tra quelli c'è anche Eisler, che c'è la spada, non si contendono proprio. Tendono a immaginare questa società matriarcale, universale dappertutto, e cominciano a fare collegamenti con tutte le cose più strane, veramente. Prima prendono mitologia greca e la collegano con gli Aztechi. Cioè, prima c'è una scrittrice tipo Stefania Tosi, che ha scritto alcuni libri sull'argomento, ha fatto anche alcuni video YouTube, che in alcuni casi si mette a parlare dei Micenei, dei Minoici, della dea serpente, di questa statuetta qua che ha il serpente alle braccia, e poi si mette a parlare degli Aztechi, di divinità messicane. C'è, bella mia, i Minoici Tra sono... l'altro non vuol dire una cavolata, non sono neanche coeve. Esatto, cioè bella mia, i Minoici sono del 2000 a.C. a Creta, gli Aztechi 1000 d.C. dopo, e non c'entra nulla. E perché c'è questa dea qua che il suo nome in azteco significa vestito da serpente. Cioè, ok, ma non è che se due divinità sono vagamente collegate alle serpenti, allora... Però c'è questa divinità nei Egiptiani, tutto fa brodo. Parlano di mitologia greca, poi collegano con gli egizi, poi collegano con gli indiani, senza alcun criterio di date, o poi c'è una persona che ha provato a collegare Medusa con Kali. E qual è il problema? Al di là che tanto che una è indiana e l'altra è greca. La Kali come divinità quelle carte che noi immaginiamo oggi, è attestata solo dal VI secolo d.C. Prima era solamente citata come fiamma o come credo. Medusa è invece attestata dal VI secolo avanti Cristo. Ci sono ben 1000 di differenza. E la cosa un po' pochi lo sanno, uno pensa alla Medusa, pensa, la testa con i serpenti. In realtà, nei testi antichi, Meduse, con la collochioma con i serpenti, sono ammonti molto tardi. Perché come tutto quanto la storia antica, lei esiste come un drago. Medusa non è una donna con i capelli da serpente, ma è un drago. Tranquillamente, ci viene attestato. Perché i miti col tempo cambiano. Quando fai mitologia comparativa devi guardare anche le date. Quale mito, quale variante più antica, quale variante più recente. Quello che fanno fare i Gembutiani è proprio guardare le date. C'è tutto quanto fa brodo. Il serpente, la Bibbia, Satana è il serpente. Nel Medioevo abbiamo le immagini dipinti di Michele Arcangelo che schiaccia il serpente. Sì, belli miei, ma siamo Medioevo. Inoltre si cerca di usare spesso interpretazioni, trattare quelle sono interpretazioni come evidenze. Come abbiamo detto all'inizio della live, la scienza è assiomatica. Si parte da cose che sono autoevidenti, che non richiedono dimostrazioni, o cose che non sono dimostrate, che sono già dimostrate. Loro parte da supposizioni. Abbiamo un esempio curioso che non è della Gimbutas, questo credo. Per esempio, nelle grotte di Lascaux, che sono queste famose grotte in Francia, con i dipinti di animali, ci sono questi animali qua dipinti di rosso. Perché?
perché il rosso è il sangue mestruale e la grotta rappresenta il ventre materno. Punto primo, nel Paleolitico gli unici colori disponibili sono il rosso e il nero. Rosso terra e il nero cenere, quindi probabilmente se usano il rosso è per mancanza di colori. Secondo, questo non è un fatto, non è evidente, è una tua supposizione. Anche l'esempio, ma la grotta rappresenta il ventre materno. No, la grotta è sempre un luogo asciutto dove hai pareti lisce dove puoi dipingere. La grotta somiglia a un toro. Esatto. Cioè, che la grotta rappresenti un ventre materno non è un fatto, è una tua supposizione. Anche altri esempi. Ma i minoici sono un popolo pacifico perché nei dipinti non c'è una scena di guerra. Anche Pompei non ha scene di guerra, i romani la guerra la facevano. Anzi, che scene di guerra, voglio dire, a Pompei si trovano, cioè. Pompei, trovi un sacco di immagini di Infatti. vita Ma se quotidiana. dovremmo leggere la civiltà romana da Pompei, ci daremo un quadro veramente Sì. Ma interessante. anche mi dico, ma guarda qua i cristiani come sono femministi, c'è la Vergine Maria dappertutto. Queste qua sono supposizioni, non sono un fatto. Sì, beh, si ignorano prove contrarie o alternative, e spesso e volentieri ci si nasconde l'autorità di autori che sono storici, perché lo dice Wikipedia, perché lo dice la casa editrice, o perché per autoplocazione. Tipo Robert Graves, che ha scritto i miti greci, in alcune copertine del suo libro dicono famosissimo storico, grande pietà miliare. In realtà già negli anni 30 Graves è stato scridato. Infatti stesso di mitologia, i suoi libri sono citati pochissimo. È da notare anche che poi Graves è laureato in letteratura. Infatti se guardi i grandi fonti, i grandi autorevoli sono Bachofen, che è un giurista del 1800, che fa spesso interpretazione dei miti greci, Campbell, che è famoso per l'eroe dei mille volti, letteratura, Mircea Eliade, laureato in filosofia, Fraser per il ramo d'oro, quello famosissimo, laureato in legge, Gimbutas che è un'archeologa, quindi una competenza in mitologia, e Graves in letteratura, tutti autori che hanno scritto libri di secondi di storia. Purtroppo per te, come ho detto, sei storico, se conosci il metodo scientifico lo sai applicare. Il fatto che tu abbia scritto un libro di storia come argomento e tu abbia dato la tua opinione personale non ti rende una fonte autorevole, mi spiace. Per un esempio di Graves, in uno dei suoi libri, che non è però i miti greci, un altro libro, lui aveva detto che Achille aveva ucciso Pentesilea, che è un'amazzone, e dopo averla uccisa aveva stuprato il cadavere. E si è messo a dire che nell'idea questo non c'è per motivi di censura. È stato censurato. Però tutte quante le fonti greche concordano che è successo. Il problema è che non è Ma vero. Cassandra con Aiace, quella non Ma, era censura, cioè. no, Vabbè, ma a niente, parte scusate. questo, lui dice che tutte quante le fonti greche concordano che è successo. In Già realtà, trovare tutti i greci concordi è una bestemmia, cielo in aperto. realtà, se tu guardi le fonti greche, io ho cercato anche, ho cercato letteralmente, c'è il Theoi Project, che è un sito che ti mette proprio le fonti di mitologia con i vari autori, i secoli, le frasi esatte dette. Quando ho trovato uno, l'unica fonte che cita questo fatto è una sola, mentre lui dice a tutti quanti, è Eustazio di Tessalonica, che è un autore bizantino del XII secolo d.C., che è noto per dire cose che non stavano da nessuna parte nei testi antichi. Quindi abbiamo già un problema, se tu mi dici tutte quante le fonti, quando l'unica fonte che lo dice è un autore che è medievale. L'altro è che lui dice che è successo nell'Iliade, che è stato censurato. In realtà, nelle fonti antiche ci viene detto che Pentesilea arriva a Troia
dopo i funerali di Ettore. Eh sì, cioè del 10º arrivano le Amazzoni. Le Amazzoni arrivano dopo il funerale di Ettore. E quando è il funerale di Ettore? Nel nono anno. Alla fine dell'Iliade. Quindi non è che Pentisi è stata censurata. Pentisi non è neanche arrivata a Troia. E questo è un esempio di letteratura. Cioè, dovrebbe saperle queste cose qua. Cioè, incontrare questi autori qua, che quando parlano del loro campo sono specialisti sicuramente. Cioè, Eliade ha un suo libro di filosofia, è piuttosto competente. Però quando parlano di storia, mitologia, fanno spesso generalizzazioni. Hanno conoscenze che sono molto vaghe e sono spesso molte connessioni molto deboli. Cosa Il fatto che affascina? Tutte loro... queste tesi hanno tutte il fatto che anche la Gimbutas affascino e parlano a un pubblico che di fatto vuole sentirsi queste cose, per Vuole questo che sentire trovo delle oggi cose. hanno un grande Sono appeal, ecco. fonti rivoluzionarie, tipo Campbell, L'ora dei mille volti. È famosissimo perché Hollywood lo usa le sue teorie per fare film. La sua teoria è che c'era questo fiaba universale, trama universale, che tutte quante le storie seguono. La sua teoria era che tutte quante le storie sono in realtà storie di crescita. C'è un eroe, l'eroe incontra un mentore, il mentore lo manda all'avventura, ma l'eroe rifiuta, e il mentore poi muore, ci sono prove varie, e via dicendo. E in effetti se tu leggi libri scritti, soprattutto quelli americani, dopo Campbell, questo, quello che lui chiama monomito, c'è. Se tu leggi libri scritti prima, cioè prima lui dice, l'eroe, in qualunque mito, c'è una fase in cui un mentore manda l'eroe all'avventura, ma l'eroe rifiuta. Cioè l'Iliade. Dov'è che lo vedi il mentore, la figura del mentore? L'Odissea, dov'è che lo vedi? C'è Beowulf. Cioè Beowulf, dov'è il mentore? Anzi, il Beowulf inizia proprio che Beowulf viene convocato per uccidere Grendel e lui accetta di buon grado subito, dice sì, vengo, dov'è che lo vedi tutto? Ma lui dice, perché i miti sono la storia di crescita per uscire dall'adolescenza. C'è il ragazzino che non ha visto il mondo, che deve uscire nel mondo degli adulti, e quindi poi lui rifiuta, poi entra nel mondo degli adulti, poi torna a arricchire. Cioè, dove chi vedi queste cose qua? Anche Viaggio in Occidente. Viaggio in Occidente, famosa fiaba cinese. Cioè, sì, tecnicamente lì c'è un mentore, poi il protagonista è ben lontano, adesso non deve essere un eroe che vuole imparare le cose. E questo fa anche il c'è la spada, per esempio, in questo esempio. Aesler per la maggior parte non dice nulla di interessante in realtà. Ce l'ho il libro anche in libreria. Per la maggior parte fa copia e incolla della Gimbutas, poi dice le cose inventate di sana pianta. Una cosa un po' così che dice, gli indoeuropei hanno fatto genocidio. Quando hanno invaso i Balcani con i Kurgan hanno fatto genocidio. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché nella Bibbia gli ebrei hanno commesso genocidi. Che c'entra? Ah, perché gli indoeuropei sono patriarcali, gli ebrei sono patriarcali, Ma gli ebrei sono matriarcali gli ebrei, scusatemi. sono patriarcali. Ma la discendenza passa da matrilineare, la discendenza passa da parte di Sì, madre. però la ragione di Esel è quello. Ah, Gli ebrei sono patriarcali, gli indoeuropei sono patriarcali, quindi se gli ebrei fanno genocidi nella Bibbia, allora anche gli indoeuropei hanno fatto genocidi. anche gli ebrei erano patriarcali, erano indoeuropei a questo punto. Ovviamente no, però l'epoca si ragiona qua. Manca altrimenti. Vabbè, sono abbastanza terrorizzato da tutto ciò. Manca la cosa più divertente, cioè, perché il calice è la spada? Perché il simbolo degli indoeuropei è la spada, Il mentre calice sarebbe il toro della donna. il calice sarebbe, la spada sarebbe il coso che il maschio infila, il calice è Infatti. quello che riceve, cioè il calice è il simbolo del... C'è David Brown in tutto ciò, il codice da Vinci. esatto. Ma cosa ancora divertente, dice, lei, la spada è il simbolo degli indoeuropei, stando al libro stesso, lei data agli indoeuropei l'invasione al 3500 a.C. La spada come arma incomincia a apparire solamente verso la fine, attorno al 1000 a.C. ed era probabilmente più un coltello in pietra. Quindi secondo la Eisler
La spada, gli indoeuropei avevano come simbolo un'arma che al loro tempo non esisteva ancora. Cioè, wow. Io direi a sto punto che gli europei erano viaggiatori del futuro. Esatto. Dette tutte, andiamo avanti. Andiamo avanti, dai. Possiamo andare avanti? Andiamo avanti, dai. No. Vai. Adesso Finalmente iniziamo passiamo tempo. con, visto che abbiamo parlato di metodi molto alternativi, vediamo Per quali sono i esempio, metodi che noi useremo adesso per prego. poter dire qualcosa, perlomeno cercare di tentare di dire qualcosa riguardo agli indoeuropei. Un metodo questo, quello linguistico. Le lingue cambiano nel tempo. Ce lo si vede con l'italiano che viene dal latino. Come cambiano nel tempo non è possibile prevederlo. Però lo si può giustificare. Cioè, quando una lingua cambia nel tempo, cambia seguendo degli schemi regolari. Se io conosco questi schemi, posso ricostruire a ritroso la Scusami un forma attimo se originaria. mando questi commenti, ma appunto mia connessione è un po' lenta e mi arrivano questi mail in ritardo riguardo alla spada e al calice. Abbiamo Kalimur, filologo medievale, e anche Deidara che abbiamo pensato tutte e due al codice da Vinci. Scusami, ma mi sono arrivato in ritardo e ci tenevo a Sì, no, mostrarle. tranquillamente. Quelli da dice chiede se la spada è stata inventata dagli Ittiti. Questo non lo so chi l'abbia inventato. So Ma che non credo, comunque già i Micenei penso abbiano una spada e tutto, cioè non sì, voglio forse una avevano loro cavolata. di bronzo. So Sì. che le prime spade hanno coltelli in pietra, che poi diventano coltelli in rame, e poi si ingrandiscono di volta in volta. Poi esattamente non so chi l'abbia inventato. So che tra gli indoeuropei l'arma più antica è l'ascia in pietra. Abbiamo Tribunus, scusatemi. Probabilmente sì, che erano da caccia. In realtà la prima arma usata era per uccidere sarebbe o l'ascia in pietra o una lancia. Il coltello è usato magari per il corpo a corpo. Poi man mano che gli scudi diventano più grossi e la tecnologia conteneva armi più lunghe, ha cambiato. Cosa un po' curiosa, una curiosità, vabbè, come arma loro usavano, in Europa usavano o lanci in pietra o asce in pietra, e il Kopesh, che è la spada egiziana, probabilmente origine era anche quello un'ascia. Tornando alla linguistica, le lingue cambiano nel tempo in maniera regolare. Se so con che regole cambiano, posso ricostruire la forma originaria. E lo si vede qua. Abbiamo mare, mer, madre, matair, moter, mutter, mor. Da cui possiamo ricostruire un mater. Questo perché le lingue cambiano nel tempo. Nelle lingue germaniche la T indoeuropea, se in presenza di un accento, diventa sempre D. Quindi se io vedo una D in germanico, tra due vocali, probabilmente in indoeuropeo o era una D o era una T. Un altro esempio è per esempio la S. Tra due vocali, in greco la S cade. La S scompare se tra due vocali. In latino diventa una R. In vedico, sanscrito rimane lo stesso. Infatti in greco abbiamo geneom, in latino abbiamo generum, e in sanscrito abbiamo genesom. Uno ha la S, l'altro non ha nulla, l'altro la R. Se noi sappiamo quale di queste tre noi sappiamo le regole, sappiamo che la S cade sempre tra due vocali, in greco, possiamo supporre che a questo punto la forma originaria è quella sanscrita, con la S in mezzo. Un'altra caratteristica è proprio la P. Nelle lingue celtiche la P a inizio vocale scompare. Quindi se tu trovi una parola che è indoeuropea in inglese, che è indoeuropea ma dovrebbe avere la P in altre lingue, ma in inglese non ha la P, quella parola è una parola celtica che è entrata nella lingua inglese.
Viceversa, trovi una parola che ha la P in certe posizioni in irlandese, che non è una lingua parola celtica. Per una curiosità, il leprecauno, questo l'ho scoperto leggendo un articolo scientifico. Leprecauno, questa creatura del folklore celtico irlandese, da dove che viene? Viene dal latino, dalla parola latina lupercano, che poi viene dai luperci, ed è una parola medievale, perché se provate a ricostruirla linguisticamente, ci si accorge che c'è quella P, cioè, a causa di quella P, più alcune vocali, quella parola non può essere una parola celtica, deve essere una parola che è entrata nel celtico in tempi molto più tardi. Probabilmente quello che è successo è che gli amanuensi dei monasteri irlandesi hanno cominciato a tradurre dall'irlandese al latino il creatore del fuoco locale, è usata la parola lupercano, che poi è passata alla lingua popolare. Se tu sai come queste lingue cambiano, puoi ricostruire il vocabolario, e se puoi ricostruire il vocabolario, puoi ricostruire anche alcuni elementi culturali. Puoi ricostruire i nomi delle divinità, puoi ricostruire i nomi di oggetti che avevano. Per esempio, nella lingua indoeuropea c'è la parola per rame. Se nella tua lingua c'è la parola per rame, significa che il tuo rame lo conosci. Non c'è la parola per bronzo, sia che probabilmente il bronzo è stato creato, inventato, scoperto, quando oramai gli indoeuropei siano un pochettino smistati, separati in vari gruppi. Un'altra curiosità, per esempio, non c'è la parola per schiavo, non c'è neanche la parola per straniero. Tra gli indoeuropei c'è solamente la parola per indicare o il membro della comunità o l'ospite, l'alleato. E questo ti dice molto sull'ambiente culturale. Poi vediamo alcuni esempi su cui si usa la linguistica per ricostruire. Possiamo andare avanti, immagino. Subito, un secondo. E poi c'è la metodologia comparativa. La stessa cosa, ma si fa con i miti. Cerco miti di vari popoli e cerco delle somiglianze. Però non basta che si assomiglino. Cioè, per esempio, c'è un autore, non mi ricordo il nome, che aveva detto che aveva teorizzato l'esistenza di una madre terra. E quali sono le prove? Cioè, questa madre terra che è rappresentata da Iside, Freya, Afrodite, Demetra. Qual è la prova? Vabbè, queste divinità qua sono tutte quante femmine. È un pochettino vago come coincidenza. Se madre, vorrei dire, a parte qualche... Perché la metodologia comparativa, quello che pochi non lo sanno, non è semplicemente cerco delle somiglianze. Perché se tu cerchi delle somiglianze, le somiglianze le trovi. Se poi tu fai come i neogumbutiani, dici tutto fa brodo, e confronti mitologia azteca, greca, cinese, una coincidenza proprio la trovi. Coincidenze li trovo dappertutto. Devi dimostrare che la similitudine non è una coincidenza e non deriva da scambi culturali o commerciali, ma deriva da un'origine comune. Un metodo è la teoria delle aree laterali. Sia un mito che è attestato, per esempio, in India, ed è attestato in Irlanda, ma non è attestato tra gli slavi, tra i greci, i latini e i germani, è poco probabile che ci siano scambi commerciali. Se ci fossero scambi commerciali, quel mito si troverebbe anche tra i popoli in mezzo. Se un mito si trova, per esempio, tra i greci e tra i vichinghi, allora è considerato indoeuropeo, che sono troppo lontani perché ci possono essere degli scambi culturali. Le somiglianze devono essere anche specifiche. Per esempio, ma questo dio è associato alla luce. Cioè, tutti quanti idee sono associati alla luce, cosa significa? Forse Ade un po' meno, però Ade è un po' meno, un po' spento, una luce spenta. Ma anche ma questo qua è un dio guerriero.
sì, anche Zeus usa le armi, non è che cambi. C'è anche Afrodite in alcuni miti imbraccia le armi. C'è tutti quanti idee all'occorrenza potevano usare le armi, non è che significa nulla, guarire non significa nulla. Sono delle somiglianze che non sono molto specifiche. Tu devi escludere coincidenze. Inoltre le somiglianze devono essere numerose. E più somiglianze hai, meglio è. Le somiglianze devono essere anche antiche. Perché sono somiglianze, va bene, ma meglio se un mito ha più varianti, è meglio se le somiglianze appaiono già nelle versioni più antiche. Poi contano anche gli epiteti. Se due divinità hanno un epiteto da questa etimologia, o hanno il nome che la etimologia, ragionevolmente quel dio è indoeuropeo. Un altro metodo che è più inaffidabile, però si può usare, è l'indoeuropeicità. Per esempio, quel mito è attestato solamente in un popolo indoeuropeo, però considerando quello che sappiamo degli indoeuropei, ci sta benissimo. Cioè si incastra così bene con gli indoeuropei che ti puoi dire sì, è indoeuropeo. Non tanto per il fatto che lo posso comparare con altri miti indoeuropei, ma solamente perché si incastra bene. Sì, Dumezil, ecco qua, Zac Zac. Questo è da Dumezil, anche se in un paio di casi così, a cui arriva le troppe sbagliate. E infatti sì, questo metodo qua l'ha introdotto Dumezil e poi è stato perfezionato. Poi Dumezil poi è uno scrittore che regge ancora bene, tranquillamente, e quasi tutte quante le sue tesi valgono ancora, e quelle che non valgono comunque sono buone per imparare come si usa il metodo. Poi vedete, l'ha usato anche lui e effettivamente alcune delle sue conclusioni di tanto in tanto sono un po'... perché gli mancano i dati, non ha accesso a informazioni. Per esempio lui comunque è un romanista, è uno specializzato nella cultura romana. Lui non è un vedista. I miti vedici non è che li conosca benissimo. E comunque lui teniamo conto che quando il metodo l'ha introdotto lui, è un precursore. C'è anche con Darwin, si legge l'origine della specie, trovi delle cose che sono campate per aria. Passiamo alla slide successiva. Certo. E abbiamo due esempi, spero che si legga, che è molto piccolo. Aspetta, proviamo a fare... Adesso scompariamo, ma ecco qua, così più grande. Poi chi guarda può ingrandire lo schermo tranquillamente. Abbiamo due esempi di come si fa mitologia comparativa. Thor è stato adottato da due giganti, a 12 anni raggiunge la sua forza piena, a 10 anni eredita le armi del padre, uccide i genitori adottivi del regno, conquista Berserk, sconfigge giganti, sconfigge draghi e altri animali, deve derubare Ymir di un calderone che è necessario alle dee per un banchetto, uccide un serpente gigantesco usando il suo martello, il suo martello quando viene lanciato ritorna al mittente, ha il dominio su fulmini, tuono, pioggia, fertilità di campi, poi non l'ho messo anche fertilità delle donne, ma è un mangione, lui è un bonaccione, però mangia e beve a tonnellate, è generoso, è molto gentile, è come un eroe, protettore di uomini, ed è molto piacevole, mi piace bere e cantare, è difensore di Midgar, è meglio che gli uomini, è cavalleresco, però può avere scatti via, può essere pericoloso se arrabbia. Indra è affidato a una coppia di giganti, raggiunge la sua età prima del solito, ottiene il martello e la suprema battaglia, uccide i genitori attivi e eredi al loro trono, uccide un drago gigantesco, giganti, meglio selvatici, conquista il mondo praticamente, sottrae un demone, un pentolone che serve l'idea per una festa, uccide un serpente cosmico usando un fulmine, il martello di Indra che con martello non una mazza, quando viene lanciato torna al mittente, controlla fulmini, tuoni, pioggia, fertilità di campi, mangia, beve in grandi quantità, è generoso, monetario, si sta arrabbia, è pericoloso, gli piace bere, ed è questo il difensore dell'uomo
e il difensore degli innocenti. Queste somiglianze qua sono numerose. Sono numerose e anche molto specifiche. Ho i miei dubbi che si tratti di coincidenze. E così anche la distanza geografica è molto improbabile che uno abbia copiato l'altro. Questi due miti sono palesemente collegati. Passiamo alla slide successiva. Anzi, non so se è l'ultima questa in realtà. Controlliamo subito. Tanto. No, sì, è l'ultima questa. L'ultima del primo gruppo. Sì, effettivamente, è un Robert Baratheon. Sì. È la sola differenza che i Cinghiali non l'ammazzano. Bene, adesso cerchiamo di definire per 3 grandi categorie, campi di ricerca, gli indoeuropei, dove appunto qui iniziamo, dove trovarli. Dove trovare? Come facciamo a sapere dove che sono? Ci sono varie teorie, le due teorie principali sono la teoria kurganica della Gimbutas, più varianti varie ovviamente, che li vuole nelle steppe appunto caucasiche, la teoria anatolica, che li vuole nella penisola anatolica, il primo vuole che siano nomadi pastori, invasori, malvagi, maschilisti, istruttori, la seconda vuole che siano contadini, che sono migrati in Europa colonizzando di volta in volta nuove terre. Poi ci sono varie varianti, tipo la variante armena, che li vuole nell'altopiano armeno, la variante balcanica, che li vuole nel Balcani, più varie varianti varie, ma quelle principali sono queste due. O sono pastori nomadi delle steppe appunto caucasiche, o sono contadini dell'Epsilon Anatolica. E possiamo vedere la slide successiva. Questo è uno schemino, è stato ricavato utilizzando simulazioni matematiche. Non chiedimi come abbiano fatto, io in matematica non sono bravo. Generalmente è stato fatto guardando il tasso di modifiche, quanto una modifica quando una lingua è cambiata nel tempo. Si è provato a stimare quanto è antica la lingua e si è stimato che gli indoeuropei erano un gruppo unito circa, ci sono varie varianti di questo schema in realtà, queste sono delle varie proposte, sono proposte in modi qualche millennio, qualche dettaglio, ma comunque sappiamo che non un millennio avanti Cristo, 9.000 anni fa, scusate, questo aveva millenni, 9.000 anni fa gli indoeuropei erano uniti, poi gli Ittiti sono staccati, e questo è confermato anche dalla linguistica. L'Ittita è la lingua che è più conservatrice, mantiene tratti che altre lingue non mantengono. I Tokhari sono staccati per secondi, Greci, Armeni e altri gruppi sono staccati poi. Seguono poi Germani, Slavi, Iraniani, Latini e Celti. È una cosa importante da sapere, gli indoeuropei non sono esplosi. Non è che prima c'erano gli indoeuropei e poi di colpo sono frantumati. Spesso sono frantumati in sottofamiglie, perché poi sono di volta in volta resi ancora più piccoli. Cioè, per esempio, il greco è imparato con l'armeno e frigio, molto più stortettamente di altre lingue. Quindi presumibilmente un tempo erano un gruppo unito. Celti e Latini, anche loro, facevano parte del gruppo chiamato italo-celtico. Slavi e Lituani pure erano un gruppo unito. Bisogna immaginarlo come una frantumazione di volta in varie sottofamiglie. Però grosso modo sono tutti quanti d'accordo che per il quinto-quarto millennio i vari gruppi principali sono questi, sono quelli formati. E questo è importante perché i legami di parentela possono essere usati per stabilire chi si trova dove. Per esempio, passiamo alla successiva, che è meglio. Sì, solo un secondo a farti leggere i complimenti che ci fanno nei commenti. Grazie. Slide successiva.
Allora, com'è che si trova un popolo senza avere fonti scritte? Beh, ci sono fonti archeologiche, però se tu... Un po' per il 4000, tra, 1000 anni fa. sì, tra il 4000 avanti Cristo all'8000 avanti Cristo, quindi stiamo parlando di 6000 anni fa. Sì, ci sono fonti archeologiche, ma tu hai un sito archeologico, come fai a sapere che quel sito è indoeuropeo oppure no? Presente il Sudoku? Il Sudoku è quello. Tu hai dei numerini, hai dei dati e devi provare a trovare i numeri mancanti, o anche il cruciverba. Ci sono vari trucchi che possiate per restringere il campo. Questo è il sostrato. Il sostrato sono delle lingue che magari entrano a parte di una... sono lingue magari precedenti dei popoli conquistati, che entrano nel vocabolario. Tu dal sostrato puoi sapere che un popolo c'era prima. Per esempio in iraniano, tokario e sanscrito il 30% delle parole sono non indoeuropee. Non solo non sono indoeuropee, ma i vocaboli di piante e animali, anche quelli non sono europei. Quindi possiamo ragionevolmente supporre che, che indiani, iraniani e tocari non erano originari del luogo. Ecco, e magari li suggeriamo alla fine della live. Sì, io poi nei prossimi giorni nei commenti metterò tutta una serie di testi che appunto il dottor Calabrese si è preparato per questa live, perché ci è voluto mesi prima di effettivamente Parecchio lavoro. imbastire, quindi poi nei prossimi mesi, scusatemi, nei prossimi giorni metterò nei commenti tutta una serie di testi. Comunque non so se vuoi dire 1, 2 o 3, così almeno abbiamo... Allora, prima... interessante era Indo-European Poetry and Myth, che è proprio di mitologia. Ti fa una buona infarinatura dei vari miti europei e anche della poesia. Ti sa anche dire la metrica della poesia indoeuropea, addirittura, che è molto semplice, molto facile da leggere. È un testo scientifico-tecnico. I libri di Mezzi vanno sempre benissimo. Sono un po' datati in alcuni punti, ma ti danno una buona idea sul metodo scientifico. Emile Benveniste, le istituzioni degli indoeuropei, che proprio quello ti analizza le varie istituzioni indoeuropei, l'organizzazione sociale, il lessico giuridico, il lessico economico. Questo è più di linguistica. Fare corso di linguistica non fa tanta etimologia, quando puoi ricostruire anche più il significato delle parole, e può essere un po' difficile se non sei di linguistica, però anche quello può essere facile da leggere anche se non hai competenze sull'argomento. Domezile, Emilio per i miti, Benveniste più per la società. Poi questi sono quelli più facili. Poi ce n'è un altro che non mi ricordo il nome, che è di un archeologo, ce l'avevo anche in libreria, però non mi era piaciuto molto. Cioè è interessante per una generica, però anche lui spesso è un archeologo e l'Indoeuropea sa molto poco. Poi va bene se vuoi qualcosa di semplice, generale. Poi torno a noi, sostrato il greco. Allora, pochi lo sanno, ma il 50% delle parole greche nel greco antico non è greco, è pregreco. È pregreco, ma indoeuropeo. Sono state identificate 3-4 lingue indoeuropee non greche all'interno del vocabolario del greco, che significa che i greci hanno invaso altri indoeuropei e ci dice anche che gli indoeuropei non sono originari di quel luogo. E una di queste lingue qua è una lingua del ramo anatolico. È imparentato con l'ittite e con l'ubico. Anche il germanico, il 30% dei vocabili
è pre-germanico, però sempre indoeuropeo. E questo lo possiamo notare in alcune parole che sono indoeuropee, però non rispettano le regole indoeuropee. Per esempio, in greco c'è la parola pyrgos, che significa torre. Poi se uno non sa l'indoeuropeo, cerca un po' a capire. Pyrgos è collegato alla parola borgo, anche il germano burg. È indoeuropeo tranquillamente, però non è greco, perché non rispetta le regole di mutamento fonetico del greco. È una parola indoeuropea pre-greca. Sempre in greco abbiamo due parole, us e sus. Sus significa maiale, us significa figlio cucciolo. Hanno entrambe la stessa etimologia. Vengono entrambe dall'indoeuropeo sus, maiale. Una è greco perché in greco quello che è successo è che i greci hanno invaso altri indoeuropei, si sono trovati con un doppione, due parole che significa la stessa cosa, e sus è rimasto questo nome originario, e us si è specializzato nel senso di cucciolo. Viceversa, il celtico, il latino non ha particolari parole di sostrato, lo so vale per il luvico. Un altro metodo sono i paesi linguistici. Per esempio, l'indoeuropeo ha un sacco di prestiti linguistici da lingue semitiche. Ci sono un sacco di parole che vengono da lingue semitiche. In alcuni casi anche il contrario. Poi, l'arabo e l'ebraico hanno parole che vengono dall'indoeuropeo. L'indoeuropeo non possiede parole che vengono dalle lingue uraliche. Ci sono prestiti linguistici, ma si trovano solamente in germanico, slavo, lituano, iranico, tocario e sanscrito. L'ittita, il greco, latino e il celtico non hanno parole che provengono dall'uralico. Abbiamo parole germaniche che potrebbero essere semite, ma non abbiamo parole latine che potrebbero essere uraliche. Il che ci dice che probabilmente gli indoeuropei si trovano geograficamente più vicini ai popoli semitici e poi sono entrati in contatto con le popolazioni uraliche molto dopo, quando ormai si stavano frantumando. Sono anche i toponimi, nomi di fiumi e di città. Per esempio, noi dai toponimi sappiamo che le persone di lingua lituana si trovavano anche in Bielorussia e sappiamo che la zona di Mosca ha dei toponimi, nomi di fiumi e di luogo che hanno un'etimologia che viene dalle lingue uraliche. La zona di Mosca in origine non era slava. Un'altra curiosità è che in Turchia, Creta e Grecia ci sono un sacco di luoghi che hanno i suffissi. Per esempio in Etolia abbiamo Parnasso, con 2 S, a Creta abbiamo Cnosso, abbiamo in Italia Taranto, abbiamo Corinto con un T, abbiamo Micene, Atene, Mitilene, abbiamo in Italia Parma, che viene da Parna, abbiamo dei suffissi Firenze in origine Florenzia, con quello NT, che è tipicamente anatolico, tra gli Etruschi, Cretesi, Greci e Luvi e Titi, c'è un sacco di città che hanno gli stessi suffissi, il che ci dice che probabilmente questa zona qua parlava la stessa lingua. Inoltre sappiamo che, almeno nel caso della Pisa Anatolica, le città che hanno questi suffissi qua hanno anche un'etimologia indoeuropea, hanno un'etimologia luvica o ittita, il che ci dice che in queste zone qua c'erano indoeuropei. C'erano indoeuropei in Grecia prima dell'arrivo dei Greci, c'erano indoeuropei in Italia prima dell'arrivo di altri. E un'altra cosa invece, un'altra informazione,
Allora, l'origine, questo lo sappiamo. Allora, l'indoeuropeo è connesso, ha connessioni con l'uralico e l'altaico. L'altaico sarebbero mongolo, tungusto, turco, e alcuni ci mettono anche coreano e giapponese. Poi indoeuropeo, lingue orali che sarebbero ungherese, lingua mari, finlandese, il sami, le lingue attorno alle zone degli Urali. L'altaico, l'uralico e l'indoeuropeo, assieme al semitico, l'afroasiatico sarebbe egiziano, berbero, il cuscita, che è collegato col somalo, e assieme al dravidico fanno parte di un gruppo più grosso chiamato il nostratico, che sarebbe questo supergruppo. E a volte il nostratico farebbe parte assieme a altre lingue. Poi il cinese, il tibetano è imparentato con le lingue dei nativi americani, e lingue dei nativi americani, gran parte delle lingue dei nativi americani, cinese, tibetano, nostratico, più lingue varie, fanno parte di un gruppo che è chiamato Boreale, che coinvolge tutte quante le lingue del mondo, tranne credo le lingue subsahariane e alcune lingue, credo, delle Amazzoni. Infatti le lingue del subsahariano delle case sono proprio uniche. Per esempio i Masai, famosa tribù del Kenya. Masai è un plurale. Il singolare di Masai dovrebbe essere Basai. Mentre le varie lingue del mondo usano i suffissi, modificano il suono finale, alcune lingue subsahariane fanno il contrario, modificano la parte iniziale. Poi tutte quante le lingue del mondo sono pneumatiche, cioè tutte quante le lingue del mondo usano l'aria per fare suoni. Vocali, consonanti sono tutti quanti suoni che usano l'aria, i polmoni. Alcune lingue, come lo Zulu, hanno alcuni suoni che sono chiamati clit, che sono fatti sbattendo le labbra, sbattendo i denti, ma senza usare i polmoni, che è una caratteristica tutta quanta loro, che si vede che erano presenti nella fase originaria, ma poi rimasti in quella zona là. E questa è un po' l'origine generale. Come torna da noi, un altro modo per sapere dove sono gli europei sono piante, animali. Se tu hai Slide delle successiva. piante, vabbè, velocemente, un altro modo possiamo dare sono gli spostamenti archeologici. No, una domanda, scusami, la mia non voleva essere un'imposizione. No, No, dico non vado sulla slide successiva. Finiamo gli ultimi due punti. Ok, scusami. Altri due metodi sono gli spostamenti archeologici, reperti archeologici che si spostano col tempo da un punto all'altro, che può indicare una migrazione, e poi l'archeogenetica, usare il DNA per tracciare il movimento della popolazione, che si può fare entro certi limiti, però è sui limiti. Slide successiva. Certo. Ecco qua. Faccio casomai uno zoom. Una cosa importante è che molti parlano, lingue pre-indoeuropee. In realtà molte lingue pre-indoeuropee non sono pre-indoeuropee, sono solamente inclassificate. Cioè sono lingue che semplicemente non sappiamo a quale gruppo appartengono. Può essere una lingua isolata, è una lingua isolata, è una lingua che non fa parte di alcuna famiglia conosciuta, però molte lingue non abbiamo informazioni. Alcuni dicono, ma i minoici sono pre-indoeuropei. In realtà noi dei minoico sappiamo troppo poco per classificarli se sono indoeuropei oppure no. Per esempio del lineare A, noi abbiamo quasi come 5 righe, e sono per la maggior parte nomi di luogo, nomi di persona, perché hanno accordi commerciali. Buona fortuna a capire da così poche parole se il minoico è indoeuropeo oppure no. Tra le cose che pochi non sanno è che è possibile che il basco sia una lingua indoeuropea,
qui c'è proprio cos'era, Gianfranco Forni, credo, che è un etruscologo, che ha scritto poi dei libri sull'etrusco e sul basco, che ha mostrato come il basco ha un sacco di parole, ha buona parte del vocabolario, che effettivamente può essere indoeuropeo tranquillamente. È possibile che il basco sia una lingua indoeuropea. Non necessariamente si può obiettare che sia una lingua pre-indoeuropea con un sacco di preti linguistici, credo che qualcosa come il 70% del vocabolario basco potrebbe essere indoeuropeo. Per esempio l'armeno, il vocabolario armeno è solamente per il 10% indoeuropeo. È classificato come indoeuropeo perché quel 10% sono parole che noi sappiamo che raramente vengono modificate, e in parte la grammatica armena è palesemente indoeuropea. Quindi uno potrebbe obiettare dicendo sì, ma la grammatica non è certo che sia indoeuropea, potrebbe essere sempre una lingua che ha un sacco di prestiti. Altri invece l'etrusco, anche qui Gianfranco Forni ha fatto degli articoli facendo notare che moltissime parole etrusche hanno un'etimologia indoeuropea, e qui nel caso dell'etrusco anche alcune lingue, anche alcune regole grammaticali potrebbero essere indoeuropee. Nello specifico sono trovate somiglianze tra l'indoeuropeo, tra l'etrusco e il luvico. E guarda che coincidenza, secondo Erodoto, gli etruschi venivano dall'Asia Minore. Quindi non è certo, perché noi dell'etrusco abbiamo più testi, ma sono comunque molto pochi, e abbiamo anche due versioni dell'etrusco, l'etrusco antico e l'etrusco più recente, quindi buona fortuna a capire la struttura grammaticale. Però sono notare che sono da un lato degli indizi che proprio indicano potrebbe essere indoeuropeo, tra i quali per esempio il suffisso L, il genitivo L, è un genitivo che si trova solamente in etrusco e nelle lingue luviche. C'è anche l'accusativo. L'accusativo etrusco è tranquillamente indoeuropeo, però non ti sono d'accordo. Quindi è stato fatto notare che, per esempio, sì, l'etrusco ha l'accusativo in N, che assomiglia molto all'accusativo M dell'indoeuropeo, però l'accusativo N è solamente nei pronomi personali. Poi è stato fatto notare che il plurale R, in etrusco il plurale si fa con la R. In indoeuropeo c'è un plurale R, però è attestato molto raramente e solamente nei numerali. Quindi sì, ci sono prove, però non tutte sono fortissime. Una prova interessante è proprio l'etrusco, un pidgin. Il pidgin è una lingua che usa per il commercio, che è molto semplificata. Cioè, per esempio, immagina di parlare inglese senza la grammatica. Sono lingue usate spesso in zone commerciali, dove per comunicare si usano le parole, però la grammatica è ipersemplificata. Per esempio, è stato fatto notare che la grammatica dell'etrusco è estremamente semplificata, è molto semplice. Per esempio, la declinazione ha un solo caso e c'è solamente al singolare. Se tu vuoi fare il plurale in etrusco, metti solamente la R dopo il singolare. E questa è una caratteristica poi del pidgin. Quello che ne proposto dicendo potrebbe essere un pidgin utilizzato nell'Egeo, una forma di lingua semplificata, usato magari dai popoli del mare quando hanno fatto l'invasione del Mediterraneo, e poi diventa effettivamente lingua degli Etruschi. E ho anche notato che il minoico e l'etrusco condividono un sacco di suffissi, quindi è possibile che l'etrusco sia collegato al minoico.
problema che del minoico, a parte i suffissi, serve pochissimo. Quindi quando uno dice l'etrusco popolo pre-indoeuropeo, potrebbe essere tranquillamente indoeuropeo. Abbiamo delle prove che indicano una qualche parentela, non sappiamo che tipo di parentela sia. Potrebbe essere indoeuropeo, potrebbe essere pre-indoeuropeo con un sacco di influenze, un pidgin, potrebbe essere anche una lingua indoeuropea che si è staccata in tempi così antichi da essere pre-indoeuropeo. Pre-indoeuropeo, però imparentato con gli europei. Altra cosa, il tartessico, è una lingua nel sud della Spagna, che non si sa cosa sia, che ha poche parole. È stato proposto però come paraceltico, perché ha un sacco di parole che hanno etimologia indoeuropea e hanno similitudine con il celtico, e quindi è possibile che sia una lingua imparentate col celtico. Per cosità il lusitano è indoeuropeo. In Spagna abbiamo questa situazione un po' incasinata, dove abbiamo in Portogallo il lusitano, che è indoeuropeo imparentato col celtico, il latino, sud il tartessico, che ha delle somiglianze con l'indoeuropeo, ma non ne siamo sicuri, il celtibero al centro e l'iberico nella zona est, dove abbiamo trovato poche parole per dire cosa sia. E poi noi abbiamo questa teoria del proto-tirrenico e il proto-egeo. Il proto-tirrenico sarebbe l'antenato del retico, che si parlava in Svizzera, etrusco, e la teoria del proto-egeo c'è una teoria che direbbe che etrusco, retico, cretese, cipriota e minoico facessero parte di una lingua, unica lingua sola. Se poi viene fuori si parlava il Luvio, allora Sardinia torna proprio di... Questa è bellissima. Curiosità, questa è una teoria che ho trovato su alcuni articoli, che effettivamente Enea potrebbe essere etrusco. Potrebbe essere etrusco, e che potrebbero avere è possibile che Troia non sia stata distrutta dai greci, ma dai frigi, quando sono immigrati in Anatolia. Quindi scombussolamento hanno causato le immigrazioni proprio del mare, e alcuni popoli della penisola anatolica sono immigrati in Etruria, e poi i romani abbiano fatto loro questo mito di fondazione. Per esempio, Etruria, noi sappiamo che la R intervocalica in latino viene da una S. Quindi Etruria in latino antico, in latino arcaico, sarebbe Etrusia. E Trusia in latino significa da Trusia. E noi infatti abbiamo una città lungo la costa anatolica che è chiamata Truisa oppure Truissa. E la zona di Troia era chiamata Troade. Inoltre è da notare che in greco la S intervocalica e anche la U intervocalica scompare, cade. Quindi Truisia diventa Truia e poi Troia. Noi sappiamo anche, ci dicono anche le fonti romane, che Roma è stata fondata attraverso riti etruschi. E infatti tu puoi vedere anche nella morfologia di Roma anche il cardo edumano, la struttura cittadina è tipicamente etrusca. E sappiamo che la Roma è stata fondata, la comunità più antica era fondata Latini, Sabini ed Etruschi. E quindi è possibile che effettivamente il mito di fondazione i romani siano stati influenzati da queste migrazioni per il loro mito. Sì, infatti mi pare, ecco gli impori, ha una base in Italia, in mezzo alle comunità. Infatti mi pare che nella Roma romana arcaica ci fosse un emporio greco, credo sul Celio, non ne sono sicuro, e c'era un quartiere fenicio anche. E potrebbero essere anche influenze egiziane, credo che sicuramente c'è anche quello.
ed è possibile che sono stati i greci a portare anche tecnologie avanzate in Italia. Quindi tranquillamente è possibile tranquillamente che i romani abbiano mescolato i miti qua. Allora, di norma raramente, per quanto ne sappiamo, la lingua raramente viene imposta. È abbastanza raro il caso, che anche come costo di opzione. Di norma sono due cose. O quando c'è un invasore, o la lingua dell'invaso prende sopravvento, perché è la lingua della maggioranza, o la lingua dell'invasore viene presa per il fatto che perché l'invasore assorbe, incoraggia l'ingresso politico. Per esempio, Visigoti, proprio germaniche, Francia, Spagna, Italia, noi siamo alla prova, si parla anche una lingua neolatina. Non sono riusciti a imporre la lingua, perché i latini erano la maggioranza, erano anche quelli più acculturati, sapevano leggere e scrivere. Il Visigoti e il Longobardo sono scomparsi. Di norma, quando una lingua prende il sopravvento, è abbastanza raro che il conquistatore prenda il sopravvento. Se succede, di norma succede o per una promozione sociale, per esempio in Gallia. Il celtico scompare, ma non perché viene imposto con la forza, ma sempre. Sì, certo, i romani fanno colonie di veterani in Gallia, in Spagna, però le fanno anche in Grecia. Anche in Turchia c'erano delle colonie romane, non è che il greco sia scomparso là. Anzi, alla fine i romani parlavano greco. Esatto. Un saluto a Tribunus, se è ancora collegato, che anche in apprezzerà. Nord Africa fatemi un sacco di colonie romane, ma il latino non ha preso sopravvento. Per il fatto che la gente voleva la cittadinanza, voleva entrare in politica. Se vuoi fare politica, devi avere la cittadinanza. Se vuoi la cittadinanza, devi parlare il latino o fare il servizio militare che richiede sapere il latino. Soprattutto quello, diciamo che se non erro fino in tardo antico, il latino era la lingua dell'esercito militare, che per tutta la storia di Roma è stata Infatti l'ascensore sociale. Sopravvive fino al secondo secolo d.C. ancora. Claudio, l'imperatore Claudio ha anche un vocabolario. Quello che succede è che la gente, per essere promossa socialmente, per fare bella figura, ma anche per commerciare anche, incominciava a imparare il latino e ti trovi con un sacco di popoli bilingue, un sacco di persone che parlano sia il celtico che il latino. Quando la maggior parte degli abitanti parla sia celtico che latino, però la lingua della politica è il celtico, la lingua della scienza, la lingua della politica è il latino, la lingua della scienza è il latino, a questo punto il celtico non lo impari neanche. Quindi, un po' come se vogliamo i dialetti, la storia fra il dialetto italiano. Ha convissuto poi a un certo punto per maggior utilizzo in diversi campi. Poi ancora oggi, se vai in realtà, se vogliamo, più piccole, si può parlare tranquillamente il dialetto, ma se vai, tra virgolette, fuori dal tuo comfort zone, chiamiamola così, ovvio, se bisogna un lessico specialistico, interviene l'italiano, se vuoi farti anche capire ai più. Di norma l'invasore riesce a imporre la sua lingua solamente se c'è una qualche convenienza. Solamente c'è una qualche convenienza per il conquistato di impararla. Se l'invasore accetta gli invasi nella classe dirigente politica, allora sì, perché la classe dirigenti comincia a imparare la nuova lingua, se la imparano anche loro, imparano anche quelli più in basso, oppure si usa come lingua commerciale, come lingua scientifica. Se però questo è una casta chiusa, non vuole fare entrare nuovi arrivati, cosa impara la lingua a fare? Sì, me la imparo magari per motivi di diplomazia, ma alla fine quante ne imparo il visigoto o il longobardo? Infatti, di norma, è sempre l'invaso che perde la lingua. Quando cambia la lingua è semplicemente per il fatto che o la lingua è più conveniente,
E questo succede quando il conquistatore ha già dei territori, cioè per esempio i Celti, e il latino si parla già in Italia, in Spagna. A questo punto, se sei celta, ti conviene imparare il latino. Se sei un indoeuropeo, infatti il sostrato, noi abbiamo un sostrato pre-indoeuropeo dove? Iran e India, dove già c'erano grandi civiltà, prima. Abbiamo un sostrato nel greco, il celtico, slavo e lituano e il latino non hanno sostrati. Loro hanno invaso popoli che erano probabilmente cacciatori raccoglitori, o comunque molto più primitivi. Questi popoli hanno una buona convenienza per imparare il popolo conquistato. Anche l'anglosassone. L'anglosassone scalza il celtico, ma perché? Beh, in parte perché i Celti scappano verso il Galles, quindi diventano numericamente di meno, ma in parte che comunque gli anglosassi accettavano di far entrare in politica e chiunque avesse potere politico. Nel modello militare anglosassone, chiunque può permettersi le armi ha abbastanza terra per potersi permettere a sue spese delle armi, è un nobile. È un nobile di campagna, ma conta come un nobile. Quindi se tu eri un celta ricco, potevi far entrare in politica. Devi solo imparare l'anglosassone, l'inglese e entravi. Direi che possiamo passare alla slide successiva. Sì, un secondo. Mannaggia, mi è uscita la slide male. Metallurgia. Allora, noi sappiamo che loro hanno una parola per metallo, che si chiama metallo, ma anche rame. Quindi probabilmente rame era il segnato originario. Abbiamo una seconda parola per rame che si chiama rosso, quindi probabilmente in origine era metallo rosso, e un'altra parola che si chiama oro, ma anche giallo. Questo dice che gli indoeuropei conoscevano il rame e l'oro, e che hanno appreso prima il rame e poi l'oro. Allora, il rame lo si conosceva già in Anatolia nel 6000 a.C., e i primi oggetti d'oro risalgono al IV millennio a.C. e nei Balcani nel V millennio a.C. Questo c'è già a restringere a livello geografico, cronologico. Non c'è la parola per bronzo. Vogliamo dire, c'è una parola, ma non è considerata europea. Non c'è la parola per ferro. C'è la parola per argento, ma probabilmente è un neologismo. In parte per la struttura un po' strana, quella nt in indoeuropeo è partito presente in pratica. E in parte per il fatto che per estrarre l'argento servono dei metalli come il piombo, per estrarre chimicamente, che non sono conosciuti dagli europei. Quindi l'argento è un neologismo. Questo ci circoscrive l'area. E una cosa curiosa, le lingue uraliche, la parola per oro viene dall'indoeuropeo, ma non dal proto-indoeuropeo, che è la forma più antica, ma viene dal tocario. I finlandesi e vari popoli simili hanno imparato l'uso dell'oro dai tocari. Quindi questo ci dice che gli indoeuropei sono entrati in contatto con i popoli uralici quando ormai sono linguisticamente frantumati. Viceversa, una parola per oro, che assomiglia a ausom, è attestata anche tra i popoli semitici, è molto diffusa. Non sappiamo se per il fatto che i semiti abbiano imparato l'uso dell'oro poi l'abbiano insegnata agli indoeuropei o il contrario. Sappiamo che c'è un legame tra la parola proto-semitica per oro e la parola proto-indoeuropea per oro. Quindi questo ci dice che i proto-indoeuropei erano geograficamente vicini al Medio Oriente. Slide successiva. E abbiamo l'agricoltura. La ingrandiamo. E questo è una cosa interessante. Questo farà impazzire la Gimbutas, perché la Gimbutas
sostiene che gli indoeuropei devono essere per forza i malvagi kurgan, i malvagi pastori nomadi, invasori, istruttori. In realtà noi nel vocabolario indoeuropeo abbiamo un sacco di parole legate al lessico dell'agricoltura. Sono parole che sono arcaiche, parole arcaiche, sappiamo che sono arcaiche perché i suffissi sono molto antichi, e sono parole che sono collegate alla rivoluzione del Neolitico, all'agricoltura così come praticata dai contadini che dal Medio Oriente sono emigrati in Europa. Quindi potenzialmente gli indoeuropei vengono dal Medio Oriente, il che ha anche senso, visto anche la presenza di pezzi di materiale semitico. Tra le varie parole abbiamo una parola sesio, che significa grano, frutto. Abbiamo una parola per orzo, uno di questi è albit, col suffisso it, che è antichissimo. Cosa curiosa, l'orzo storicamente è un grano di bassa qualità, poco pregiato. Non solo è poco pregiato, però è il grano stato coltivato per primo. Gli uomini hanno imparato a coltivare prima l'orzo vulgare, nel VII millennio, poi il grano. E infatti abbiamo anche varie parole per grano. Una è sepit, che è sempre il suffisso it, che è molto arcaico. Abbiamo una parola gnom, da cui il latino granum, che viene dall'indoeuropeo ger, che significa maturare, invecchiare. Abbiamo la parola per segale, che però appare nell'età del bronzo come pianta infestante. Noi sappiamo per dei siti archeologici che spesso e volentieri il grano e l'orzo erano mescolati alle segale. Abbiamo altre parole come are e rugis, che dicono delle parti delle piante. Siamo alla slide successiva. Sì. Quindi già questo ci dice non solo che sono contadini agricoltori, ma ci dà un po' un arco cronologico. Poi non so perché la slide si è modificata, che doveva essere nero anche nel lato sinistro, peccato. Allora, alcune parole come arur, arwos, che si chiama campo arato, anche questo è arcaico, suffisso ur è molto antico. La parola per artrom, aratro, con aratro probabilmente si intende una zappa di legno. La parola mat per indicare zappa, la parola per indicare l'erpi, cioè il rastrello. C'è una parola per vomere, ma non è antica, è confinata solamente alla zona ovest del mondo indoeuropeo. Probabilmente il vomere non esisteva ancora, il vomere in metallo. Poi per recinzioni, per indicare il campo da pascolo, e anche il verbo per indicare concetti come raccogliere e condurre il pascolo. Questo ci dice che sono contadini e pastori. Quindi mi spiace, il famoso nomade, pastore, saccheggiatore è da sfatare. E sappiamo inoltre che le zappe erano diffuse, nascono nel Medio Oriente. L'aratro, la zappa, l'orzo, il grano, sono tutti quanti termini dell'agricoltura che è nata in Medio Oriente e poi si è spostata nella zona cattolica. Possiamo passare al prossimo. Abbiamo altri termini qua. Ora per seminare, trebbiare, raccogliere, quindi se no vagliare. Se tu hai parole per trebbiare, rastregliare, vagliare, non sei un raccoglitore, non sei un cattivo. Sono tutte donne quelle che raccolgono, sarà contenta la Gibus. Beh, questa è un'immagine, tanto non sappiamo se effettivamente erano le donne che lo facevano. È una battuta. No, in realtà uno di questi è un uomo. Quelli sulla sinistra sono uomini. Povera Gimbutas. Vabbè, pula, la parola per la spiga di grano, poi per la setola del grano. Tutti i termini, quindi queste persone qua sono in contatto con il grano, ripetutamente. Passiamo alla slide successiva. Abbiamo anche altre piante domesticate. Abbiamo la rapa,
che però è inizialmente coltivata per l'olio, la parola per cavolo, che è stata addomesticata nel Mediterraneo, anche se il caso è addomesticato più tardi, la parola per indicare il pisello, che è addomesticato nel VII millennio in Medio Oriente, la parola per lenticchia, questa però è confinata nel Mediterraneo, potrebbe non essere un termine antico, potrebbe essere un termine introdotto più tardi. La parola per fava, che poi è stata addomesticata nel secondo secolo d.C., quindi questo non è proto-indoeuropeo, è post-indoeuropeo. Una parola per indicare l'aglio selvatico, non l'aglio coltivato. Una parola alu per indicare una radice commestibile che non si può identificare. Una parola per indicare la carota, però è un termine tardo, è entrato nell'indoeuropeo quando ormai si stava frantumando. E la parola per birra, che ha questo suffisso un po' arcaizzante, però sono tutti quanti d'accordo che la birra è entrata nel lessico indoeuropeo molto sul tardi. Mi spiace, niente birra. Passiamo alla slide successiva. Alberi e piante. È possibile identificare il luogo d'origine degli indoeuropei con le piante. Sappiamo che loro hanno una parola per indicare il faggio, che potrebbe essere o il Fagus silvaticus, Fagus silvatica, che è diffuso nelle Alpi, o il Fagus orientale nel Caucaso, nella península anatolica. Quindi stiamo sempre lì, sempre península anatolica, Balcani, Medio Oriente. Abbiamo una parola, non l'ho messa per quercia, però la quercia è diffusa in quanta Europa, a parte la parte orientale. Abbiamo una parola per il vino. Allora, è stato addomesticato nei Monti Zagros, però la pianta della vite si trova tranquillamente nel Caucaso, nella península anatolica. Allora, all'inizio si pensava che questa parola fosse un prestito, perché la parola voinom significa vino. Si pensava che significasse, fosse un prestito dal latino, dal greco, in germanico, in slavo. Proprio di recente si è scoperto che ci sono alcune parole slave che sono collegate etimologicamente a voinom, ma non sono prestiti. E poi c'è la parola tris che indica la vite. Quindi siamo un popolo che vive dove sono faggi e viti. E a questo punto è sempre il Mediterraneo. C'è una parola per indicare lontano, che è una pianta del Caucaso, nel nord Mediterraneo. E c'è forse una parola per l'oliva. Dico forse, questo c'è il punto di domanda. Allora, a proposito, l'asterisco significa che la parola è stata ricostruita, non è attestata mai ricostruita linguisticamente. Il punto di domanda messo davanti significa che la parola non si è certi. Il motivo per il fatto che questa parola è attestata con certezza in latino, greco e armeno. Tutti i popoli della zona mediterranea, che sono anche vicini tra di loro. E quindi come facciamo a escludere che non sia una parola pre-indoeuropea o un neologismo? Quindi non tutti lo accettano. Ora, in slavo c'è una parola che è loi, che indica il sego. Il sego è un grasso animale. Ed è possibile che derivi proprio da loiwa. Cioè l'idea sarebbe semplicemente che gli indoeuropei vivevano in una zona dove c'erano le olive si usano per fare l'olio, poi gli slavi sono emigrati in zone dove non c'erano olive e non potendo usare l'olio hanno cominciato a usare il grasso animale, e da qui l'oi, che in origine si fa olio, poi passa a indicare olio animale, poi il sego. C'è il punto di domanda perché non si è certi che comunque l'oi derivi dalla parola per oliva, perché questa può essere una prova in più. Slide successiva. Un secondo che sono andato. Oh, gli animali. Abbiamo anche nomi animali. Noi sappiamo che alcuni animali sono addomesticati
per il fatto che gli animali domesticati hanno forme femminili e maschili differenti. Cioè, per esempio, noi abbiamo pecore e montone, capra e caprone, toro e mucca. La presenza di due parole, non abbiamo la presenza di due parole diverse per indicare il maschio e la femmina è tipica delle società agricole. Non succede per esempio, il lupo. Cioè, qual è la femmina del lupo? La femmina del lupo è la lupa. Orso, orsa. Quindi questo doppione ci aiuta a capire che un animale è domesticato. Perché quando tu addomestichi un animale, la femmina la usi per il latte o la carne, il maschio la usi per la riproduzione o per arare, eventualmente la carne. Quindi ti servono due termini differenti. Aveva una parola per capra e caprone, che sono animali domesticati nel 10.000-9.000 a.C., che è anche questo periodo in cui hanno domesticato il cane. C'è una parola per la pecora e l'ariete, che è stato addomesticato nel VII millennio avanti Cristo, e sono termini antichi come suffisso e struttura. Abbiamo una parola per indicare il miele, non c'è una parola per indicare l'ape, però c'è una parola per indicare la cera d'api. L'ape l'hanno addomesticata molto sul tardi, però sappiamo che già nel VII millennio almeno gli indoeuropei mangiavano il miele, perché abbiamo immagini di api ed alveari nelle grotte. C'è una parola per mucca e bue, sempre al VII millennio, parola per maiale e porco, VII millennio, e poi passiamo al cavallo, 4.000 a.C. La parola per cavallo non è arcaico come struttura, ha un suffisso os, che è tipicamente dell'indoeuropeo tardo, e non ha la variante femminile. C'è una parola che significa cavallo selvatico, Marcos, però non è antica, il che può implicare che gli indoeuropei hanno domesticato il cavallo quando ormai stiamo già frantumando linguisticamente. E questo è confermato anche dal grafico che abbiamo visto all'inizio, quando per il 5.000 a.C. ormai le macrofamiglie indoeuropee sono già formate. Possiamo scendere. Un secondo. Quindi tutto quanto sta indicando, stiamo parlando di un popolo che è Balcani, Anatolia e Medio Oriente, e tutti quanti i dati indicano un periodo dal VII millennio al V millennio. E abbiamo degli animali esotici. Qui sono un sacco di punti di domanda, perché molti non sono accettati dalla comunità scientifica, sono ancora dubbi. C'è una parola per scimmia, chepos, però non è cioè, accettata, ma il problema è che da chepos viene la parola inglese ape, scimmia, però potrebbe essere un prestito del secondo millennio avanti Cristo. C'è una parola simile in sanscrito, però potrebbe essere anche un prestito delle lingue semitiche. Quindi sì, c'è questa parola, però è possibile che c'è anche una forma in latino, potrebbe essere un prestito dal greco. Quindi, sì, c'è una parola per scimmia, ma non c'è la garanzia che sia antica. C'è la parola singos, che si chiama leopardo, così leone, attestato solamente in sanscrito e in armeno, però anche là non è certo che sia indoeuropeo. La parola per pardos, parcos o parsos, sono varie varianti. Anche questa potrebbe essere indoeuropea, però attestata in poche lingue, per di tutti quanti della zona medio orientale, quindi buona fortuna. Ci sono però delle parole che possono essere relativamente certi. C'è la parola per leone, che è attestata in greco, slavo e latino. Allora, il leone noi sappiamo che c'era anche in Europa, almeno nei Balcani, perché Erodoto menziona leoni nei Balcani, ci sono menzioni di leoni nei Balcani. Quindi almeno nella zona dei Balcani c'erano leoni. Forse anche in altre zone del Mediterraneo,
europeo, però sicuramente lì. E questa parola non è un prestito, è abbastanza antica. E in questo punta quella zona lì. E poi abbiamo la parola per elefante, che è un po' controversa. Volevo metterci il punto di domanda, ma ho trovato un articolo scientifico che dimostrava che è ragionevolmente ricostruibile, che è attestata in greco e anche in germanico, in gotico. Curiosamente in gotico significa cammello. Non sappiamo preciso perché. Lo troviamo nella Bibbia in gotico, dove troviamo una parola che era ulbandus, credo, ulbundus, che è usato così di cammello. È attestato anche in sanscrito con la parola così di ibba. Forse connesso anche al latino ebur, che significa avorio. Allora, elefanti in Europa non c'erano, però abbiamo immagini di elefanti nel Sahara noi, forse c'erano elefanti in Nord Africa, e comunque non c'è bisogno che gli indoeuropei conoscano gli elefanti. Basta che conoscono l'avorio. Cioè, per quanto ne sappiamo il bontos non significa elefante, ma animale del lavorio. Quindi il fatto che non ci sono elefanti in Europa è un po' irrilevante. Però anche questo ci indica che è una zona geografica vicina al Medio Oriente, Nord Africa. Possiamo scendere. Un secondo. Certo. E poi abbiamo la pistola comune. Mannaggia, anche qua mi è venuta l'immagine sbagliata. Apparteneva dove è sempre un più a sinistra, però. Abbiamo parole come lana, ruota, asse, carro e guidare. Questo è usato dai seguaci della Gimbutas, ma anche da altri, per dimostrare che gli indoeuropei erano nomi di pastori. Questi sono termini che sono legati alla tecnologia del quarto millennio avanti Cristo. La teoria, e questo crea un problema, perché secondo una teoria anatolica gli indoeuropei si trovavano in Anatolia nel VII-VIII millennio, poi nel VI-V millennio si sono sparpagliati, frantumandosi linguisticamente, e poi nel IV millennio ormai erano linguisticamente separati in vari gruppi. E però qui abbiamo dei termini qua, legati a tecnologia del IV millennio. E se questi termini qua, l'unica spiegazione possibile è che questi termini esistevano prima della frantumazione linguistica. Quindi gli indoeuropei sono frantumati nel IV millennio. Quindi non possono essere quei popoli dell'Anatolia che hanno portato l'agricoltura nell'Europa. Devono essere per forza gli indoeuropei della Gimbutas, quello delle steppe caucasiche, che è un buon argomento in realtà, giustamente, è una buona osservazione. E il problema è che, come abbiamo visto, il lessico agricolo è un lessico molto arcaico, veramente arcaico, ed è legato all'agricoltura dei primi contadini dell'Anatolia. È veramente improbabile che siano prestiti o innovazioni successive. Il secondo, sto fatto notare che i suffissi usati sono molto recenti. Suffissi sono molto tipici dell'indoeuropeo tardo e sono tutti quanti suffissi identici. Che se tu guardi le parole precedenti, noi abbiamo parole che finiscono it, parole che finiscono ur, parole che finiscono a, parole che finiscono con t, parole che finiscono con os. C'è una grandissima varietà di suffissi. Qui i suffissi sono quasi gli stessi, oppure o os, o a, o om, che sono della stessa dimensione. Per di più sono tutte quante parole, molti di questi che hanno un'etimologia che è abbastanza trasparente. Tipo keklos viene da quel, girare. Vegnos viene da veg, guidare. Quindi è possibile che siano parole che sono state introdotte dopo la formazione linguistica
e che però, quando ancora l'indotropia si copriva ancora abbastanza, cioè un po' come l'elettricità. Cioè, la parola elettricità è una parola che è perfettamente latina come struttura, però noi sappiamo che è un neologismo. Quindi questo da un lato, è come pistola fumante dagli imputiani, però bisogna fare attenzione che effettivamente si può spiegare tranquillamente come questi poi possono essere neologismi creati successivamente dopo la formazione linguistica. Possiamo scendere. Quindi qua tutto indicherebbe che stiamo parlando di un popolo del circa Medio Oriente, Anatolica, che lentamente migrata in Europa, si è spostata colonizzando l'intera Europa, poi più tardi per un motivo, magari per i cambiamenti climatici, i germani sono immigrati verso sud, invadendo altri indoeuropei, il che spiega il sostrato. I greci sono migrati verso sud, hanno invaso i Balcani, hanno invaso la Grecia, che erano già abitati da indoeuropei, il che spiega ovviamente per così tante parole pre-indoeuropee sono indoeuropee, per i greci sono indoeuropee, e poi gli iraniani, i tocari e indiani sono emigrati verso ovest, verso il Medio Oriente, verso il Centro Asia, cose che dimostrate anche a livello archeologico, e poi dal Centro Asia in India. E poi da lì gli Etruschi sarebbero migrati nel secondo millennio in Italia, quando oramai i Italici e i Celtici siano già stabiliti. Direi che questo mi pare che fosse l'ultima scheda. Perfetto. Passiamo a un altro argomento. Vediamo se hanno questi misorici, maschilisti, patriarcali, autoritari che c'è Gimbutas. Allora, qui è una serie di termini che sono stati ricostruiti. Il primo è peristè, che è stato ricostruito, però non tutti sono d'accordo. È testo solamente in iraniano e irlandese, dove in iraniano significa religione, mentre in irlandese ardore religioso, però non tutti sono d'accordo. Artus è un termine più interessante, perché da questo termine viene la parola artà, che è un concetto filosofico importantissimo nei testi vedici, indica l'ordine cosmico, e deriva anche la parola armonia, che è un termine tipico della filosofia presocratica. Io non so perché, ma su internet ho trovato Artus introdotto come ordine gerarchico fisso. In realtà nei testi presocratici e nei testi vedici realtà e armonia indica un ordine mobile, indica l'opposizione degli opposti, la concetto degli opposti. E questo concetto che la società è composta da parti, unità. Quando queste unità si scontrano tra di loro e trovano un equilibrio positivo, si crea qualcosa che è superiore alle parti. Non è... Oddio. Filosofia di Mileto. Anassimandro. Anassimandro, L'armonia, l'universo. armonia, l'universo è quello proprio. Artus, da Artus viene la parola anche arto, tranquillamente, arto, articolazione. Cioè le persone, le cose, articolazioni, cose che si incastano, che è qualcosa che è superiore alle parti. Ed è infatti può essere anche come armonia, equilibrio, pacificazione, giustizia. È simile al mat egiziano, che è un concetto simile. C'è questa idea che l'universo, quando è ordinato positivamente, c'è prosperità. E l'ordine positivo non viene da un ordine imposto dall'alto, non c'è il re o il dio che impone un ordine come il cristianesimo, ma sono delle parti che si aggregano in maniera autonoma, cercano un equilibrio, e cercando un equilibrio producono qualcosa che è positivo. Nella filosofia presocratica l'esempio usato sono l'arco e la lira. Cioè immagina un arco, la Peiron, sì. L'arco è composto da
corda e legno. Ma cos'è che fa funzionare l'arco? Quando tu tiri l'arco, hai la corda che va da una parte, il legno va dall'altro, e quando tu rilasci, i pezzi cercano equilibrio. E l'energia che lancia la freccia viene dall'equilibrio delle parti. Anche la musica. Cos'è la musica? La musica, quando tu muovi la corda della lira, e la corda cercando equilibrio energetico, produce musica. C'è questa idea che quando le parti si aggregano bene, si produce qualcosa di positivo. Infatti lo si può trovare anche nei testi presocratici, tipo non Erodoto, il tizio Esiodo, lo si può trovare. Esiodo fa spesso riferimento... È la teogonia quella. Sì, credo fosse Esiodo. Sì, Esiodo che scrive la teogonia. Si trova spesso riferimento a Diche, spesso nel Diche, cioè giustizia, come sinonimo, in maniera molto simile all'ortà del testi vedici, dove giustizia è indicato come mancanza di superbia, mancanza di quello che si pone sopra gli altri, di presenza di giustizia. Quando c'è giustizia le città prosperano. C'era anche Pindaro che diceva che in città la giustizia, devi avere cura della giustizia più delle stesse mura della città. Una città senza giustizia è come una città senza mura, crolla al primo nemico. Allora, c'è anche un altro termine, che è un sontios, da cui deriva satya, che anche questo è un termine indoraniano, tipo dei testi vedici, testi filosofici, che significa vero, e viene dal presupposto presente il verbo essere. Questo è un termine tecnico della giurisprudenza indoeuropea. Significa io sono. Nella cultura indoeuropea, per indicare colpevolezza, si dice io sono, o lui è. È un termine giuridico che in origine significava questo è, lui è colpevole, lui è quello che il giudice ha stabilito che è colpevole, e col passare del tempo è un termine filosofico che indica verità, giustizia. C'è anche un termine curioso che appare nei testi vedici e appare anche in greco, in quello in latino, che è artus pontos o sots pontos, che significa strada o ponte della verità, ed è usato per indicare una figura che indica la strada agli allievi. Dalla parola pontos viene la parola pontefice, anche se quello lo vedremo più avanti, perché abbiamo anche una curiosa interesse per la parola per vedere. Per esempio, in arabo religione si dice di, religione, meditazione, illuminazione si dice di. In sanscrito si usa la parola dhyana, che si chiama meditazione, vedere. Dal sanscrito dhyana viene anche il giapponese zen. Da die viene anche la parola per teoria, o la greca teoria. C'è questa teoria di filosofeggiare inteso come vedere. Nello specifico, dhyana nel sanscrito è associato a unire i punti. Anche in greco si trova. L'idea di ottenere l'illuminazione o vedere le cose unendo punti, prendo concetti diversi e vengono usati insieme. Da dia viene la parola teoria, dove viene la parola theoros. A noi con teoria pensiamo alla teoria moderna, pensiamo a teoria composta pratica. In realtà in greco antico teoria indica più vedere, meno teorizzare, ma più osservare. Per esempio il theoros è una figura che può essere pubblica o pubblico-privata, che durante le feste sacre, durante i giochi olimpionici, viene mandato in pellegrinaggio a queste feste
e poi tornava a casa e riportava quello che aveva visto. C'è anche in Platone il mito di Ur, che è un mito di platonico in cui Ur fa il Teoros che scende nell'aldilà e poi racconta quello che ha visto. C'è questo gesto di conoscenza attraverso il vedere. C'è anche la parola c'è anche la parola vedere, veid, da cui deriva vid, da cui viene veda. I testi vedici sono quelli, viene da vedere. C'è anche la parola druido. Druido sarebbe albero, quercia, e vid vedo. Cioè, guardiano della quercia o quello che vede la quercia. Teoria induttiva, sì, no, non so se l'indropea è teoria induttiva. In realtà ho scoperto che in età ellenistica forse il metodo scientifico esisteva. I greci di età ellenistica erano forse più avanzati di quello che pensiamo. C'è un Lucio Russo, La rivoluzione dimenticata, che è interessante. E poi c'è un altro autore, mannaggia ce l'ho, che è americano, che è meglio anche di Russo, sulla scienza dell'antica Grecia, Richard Carrier, come il metodo scientifico ce l'avevano anche gli antichi greci. Poi la parola voc, che significa voce, discorso, da lì viene dal latino vox, che poi diventa voce. Da voc viene la parola vac, che in sanscrito è una divinità, che bene o male corrisponde al logos greco. È una divinità che esisteva all'inizio dell'universo. E una cosa curiosa, poi da voc poi viene anche la parola vate, in indoeuropeo, nella poesia indoeuropea, Wok non significa un discorso in generale, ma indica un discorso strutturato, organizzato, logico, da cui forse anche perché la connessione con logos. Infatti Nwok in indoeuropeo indica almeno in celtico, indica una poesia che non rispetta la metrica. Quindi c'è questo concetto di vedere, di osservare, ma c'è questo concetto di discorso strutturato. Questo è una cosa, lo anticipo, l'indoeuropea è in un lessico giuridico che è veramente sofisticato ed è possibile che la loro concezione della religione sia quella dei tribunali, che la loro attività in tribunale o in Parlamento, nell'assemblea, avesse influenzato la loro visione del mondo, che a furia di parlare in tribunale, di imparare a usare discorsi logici, di vincere i ricorsi, di parlare in assemblea per vincere il favore. Quindi questa ha sviluppato l'idea di società intesa come armonia, come parti che si aggregano e stiano compatte, c'è prosperità, l'idea devono essere d'accordo tutti. E questo non è solamente indoeuropeo, è stato trovato anche in alcune società africane, per esempio. Ci sono alcune società africane dove il 50% più uno è stato sbagliato. Tu quando prendi una decisione devi convincere o quantomeno rendere felici il maggior numero di persone possibili, poi per evitare conflitti. Dici, sì, tu hai il 50% più uno, però sei in una società dove tutti i maschi adulti sono guerrieri, avevi il 49% che dice non sono d'accordo e so combattere, non è il massimo. Quindi questo potrebbe aver sviluppato questa idea del dobbiamo andare d'accordo con tutti, tenere conto delle opinioni, e quando c'è concordia tra le parti e quando si ragiona correttamente c'è prosperità. Poi l'ultimo è il medu, è una bevanda sacra, che è un idromele, potenzialmente, forse era idromele con magari qualcosa di lucinogeno, ma sicuramente idromele. Passiamo alla fonte successiva. Sì. Poi questo idromele poi fosse dentro il vino greco. E abbiamo dei termini legati al sacro e al santo. Questa è una cosa che ha notato Benveniste.
Esatto, su dei vettori non è una scienza empirica. I greci ne hanno anche usato il metodo del parallasse per misurare la distanza tra Terra e il Sole. Allora, noi abbiamo una serie di termini che indicano sacro e santo e hanno dei significati precisi. Allora, Ishros significa santo e ha il significato di qualcosa di infuso di divino. E indica qualche cosa che ha dentro di sé la divinità. Per esempio, da Ishros viene Hieros, e Hieros in greco è usato per i giudici quando fanno le sentenze, ma è usato con i Nuoreo quando è ispirato, è usato per gli dei, è curiosamente in un caso usato per i pesci che si muovono, i pesci infilzati si muovono. Sacros, da cui deriva la parola sacro latino, significa separato. Gli europei hanno un concetto del sacro positivo e negativo. Una cosa è sacra perché è infusa dalla divinità, una cosa è sacra perché è separata dalla divinità. Lo si può trovare in latino molto visibile. In latino non c'è Iseros, si è perso, è stato rimpiazzato da sanctos. Noi in latino abbiamo il verbo sacrare e sancire. E cosa significa sancire? Sancire significa rendere validità a una legge, sancire una legge, dargli validità, dargli potere. Sacrare, che separa dal mondo. Gli oggetti sono sacri, le persone sono sante. In latino homo sacer, uomo sacro, indica il condannato a morte. È quello che deve essere separato dalla comunità per darlo agli dei. In latino il terreno è sacro, il muro è santo. Superare il muro porta una multa. Anche nei termini abbiamo venerare e riverire. Venerare e riverire non sono la stessa cosa. Quando tu vuoi venerare, ti vuoi avvicinare a qualche cosa. Riverire, sì che sei spaventato, vuoi tenere lontano. Curiosità, per esempio in latino c'è la parola profanare. Pro significa in favore, fanum è il fano, il tempio. Profanare significa non esattamente una cosa positiva. E ti chiedo, com'è che profanare sarebbe fare qualcosa di favorevole al fanum? Qui lo analizza Benveniste e fa notare che gli oggetti sono sacri, non possono essere toccati, non possono essere sporcati di sangue, non possono essere contaminati. E se vuoi fare una processione, com'è che fai a trasportare gli oggetti sacri? Com'è che trasporti oggetti sacri se sono sacri e non li puoi toccare? Li profani, cioè fai una cerimonia volta a sconsacrare l'oggetto, così può essere preso, riutilizzato, poi lo riconsacri. Questo concetto del positivo e del negativo sono in realtà complementari. Io ho trovato qualcuno parlare negativamente, dicendo ma col sacro negativo, tolgono il sacro dal mondo, la natura quanta sacra. No, per gli indoeuropei la natura non è sacra, la natura è sempre gli dei sono sacri. Sacro è ciò che è infuso con la divinità, non necessariamente tutto, e santo è ciò che l'uomo ha su una sanzione per indicare sta lontano da quello e non toccarlo. Passiamo alla slide successiva. Poi per indicare lo spazio sacro, uno è alkos, che viene da lek, proteggere, sia il luogo protetto. Nemus, che è bosco sacro, da cui deriva nem, distribuire, da nem deriva anche la parola nemesi, e per un testificato era originario spazio dato alla divinità. Loquos, ardura sacra, da leuco brillare, proprio riferisce al fatto che molti templi indoeuropei
o sono su colline, o sono in spazi luminosi all'interno di un bosco, o sono su isolotti o paludi. Quindi sembra uno spazio luminoso all'interno della palude di un bosco. Poi è Desnom, luogo sacro, che significa semplicemente cosa posta del dio. E abbiamo una serie di termini legati alle cerimonie, ai sacerdozzi. Uno è Kowei, non è chiaro cosa significhi. Da questa parola viene la parola kavi, che in sanscrito indica il poeta poeta anche profeta, cioè colui che conosce gli inni sacri. In iraniano un po' il suo significato, anche se lì è un senso più negativo, indica semplicemente i profeti che non si sono schierati con Zarathustra, Zoroastro, ed è legato etimologicamente alla parola Koes. Il Koes è il sacerdote dei culti di Samotracia. Non sappiamo cosa che facesse, sappiamo che solo che viene dal verbo koeio, che significa causare attenzione, da quel termine latino cavio, fare attenzione, ma non sappiamo cosa faccia esattamente. Poi abbiamo una parola che non sappiamo come ricostruire perché è attestata solamente in latino e sanscrito, e forse anche in germanico, che sarebbe il bramino. Il bramino è il flamine, che potrebbe essere connesso al blot germanico, che significa sacrificio, e Bragi, che è una divinità della poesia scandinava, che potrebbe essere Blagmen, Bledmen, Brgmen, non sappiamo come ricostruirlo perché non abbiamo questa parola. C'è anche il problema che queste etimologie non combaciano completamente. Infatti la parola latina e la parola sanscrita, flamine e bramino, non combaciano al 100%. L'unico modo per farle combaciare al 100% è ipotizzare che per analogia della parola latina flamine si sia deformato. Però si è notato, nota Dumezil, che stando ai testi romani e quelli indiani, il bramino e il flamine devono rispettare le stesse regole. Devono essere entrambi sposati, non possono mangiare pane spezzato, non possono stare vicino al fumo, le funerarie, non possono toccare cani, non possono indossare anelli d'oro. Tanto per curiosità, il liceo degli Equites a Roma indossava un anello d'oro per distinguersi, e erano autorizzati a fare i lupercali, dove bisogna toccare dei cani. Non sapevo esattamente il perché. La pena funeraria, stai lontano dalla pena funeraria, sarebbe ovviamente scontato, devi essere puro, stai lontano dai morti. Il riferimento ai cani può essere un riferimento agli uomini lupo, ai berserker. Non puoi essere un guerriero se fai il flamine, però buona fortuna sapere cosa significa. Non siamo certi cosa faccia, perché il flamine romano fa solo i sacrifici. Il bramino ha anche conoscenze di teologia, dottrina, quindi buona fortuna capire cosa che faccia. Però sappiamo che era un sacerdote, forse è una parola che indicava il sacerdote in generale. Un'altra parola, che non è proprio una parola, è più un composto, è pont de, o pont quer come variante, cioè creare i ponti, da cui deriva il pontefice, pontifex. Noi sappiamo che il pontefice era il depositario della conoscenza storica. Non so se i cani si cibano delle carogne. Soprattutto io so che i cani hanno anche un riferimento agli inferi, mi pare, a volte Caronte ha l'espressione che raffigurano dei cani. Sì, questo lo vediamo dopo, c'è la slide. I lupi sono, agli europei piacciono un sacco i lupi.
e i lupi nell'Europea hanno un segno sia positivo che negativo. Quindi a noi il pontefice pesava i testi, gli annali, e scriveva della manutenzione del ponte sul Tevere. Non abbiamo pontefici in India, ma abbiamo un verbo che si chiama creare ponti, che è spesso utilizzato per l'attività dei bramini, che può essere utilizzato forse come ponte tra gli uomini e gli dei. Potrebbe anche significare come trovare la vita per l'aldilà. Ci sono non so se si intende come creare ponti nel senso di iniziamento misterico, insegnare come mandare l'anima nel regno dei dei, o se si intende creare i ponti nel senso creare contatti amichevoli con i dei, quindi un diplomatico. Abbiamo anche un composto sacro de, da cui anche sacerdos, che si chiama mettere il sacro, rendere sacro, che probabilmente si riferiva ai riti per consacrare qualche cosa. Probabilmente il Flamine, ma forse anche altri carichi, erano elettive e forse annuali. Infatti, anche se non possiamo esserne sicuri. Passiamo alla slide successiva. Subito. E non c'è una casta religiosa, anticipiamolo. È il lessico giuridico, Iowes, diritto. Qui viene ius, il diritto. Questo è un po' curioso, è attestato in Aves nel termine ius da, mettere ius, dare ius. Preciso, dare ius c'è anche in latino, ius dicere o ius dare, cioè indicare il diritto, indicare la legge, indicare il comportamento. Il diritto sono le norme di comportamento da adottare, sarebbe il diritto in pratica, sia diritto nel senso diritto andare in tribunale, libertà di movimento, libertà di parola, ma anche come diritto procedurale, tipo diritto privato, diritto pubblico, diritto canonico. È una cosa curiosa che, vabbè, da ius viene anche justus, giusto, e quindi ius indicherebbe cose come ciò che è adatto, ciò che è appropriato, ciò che è giusto, cioè il giusto comportamento o la giusta procedura. Cosa curiosa è che dalla parola ius vengono parole come giuntura, iugula, gola, mentre la parola artus, che indica l'ordine cosmico, abbiamo parole come articolazione. Qui c'è una connessione. Da artus deriva anche la parola arios, che significa cittadino, membro della comunità. E artus è anche connesso anche al carro. Più ius in alcune lingue europee indica una parte del carro e anche artus. Quindi c'è questo concetto che indicherebbe come qualcosa come l'artus apre i pezzi, lo ievus è ciò che fa girare i pezzi, il braccio è l'articolazione, il gomito è ciò che consente al braccio di muoversi, di girarsi. Quindi ius e artus, ievus e artus, diritto e armonia, ordine, sono connesse. L'ordine con l'armonia, artus è l'armonia, e quando le varie parti si uniscono per formare qualcosa di più grande, migliore, più buono. Lo ius sono le procedure che spiegano e insegnano alle parti come aggregarsi. Perché il sistema è dinamico, non c'è un ordine fisso. Come il giudice non può ogni volta dare la stessa sanzione, deve giudicare caso per caso, e il diritto li fa da guida, anche l'art non è un ordine statico. Abbiamo la parola demis, che è la legge, regola stabilita, da cui c'è da cui la dea temis. La parola dix, da cui viene diche, significa che questa legge, ma ha più il senso di disposizione, indicazione del giudice, indica più diritto formulare. Demis indica ciò che si è stabilito nell'assemblea, dix è più ciò che è stabilito il giudice.
Da dix c'è anche la parola iudex, ius dix, quello che indica lo ius, cioè indica le procedure da seguire. Tanto per curiosità, lo iudex è sempre un esperto di diritto, non è un giudice vero e proprio. In indoeuropeo c'è l'arbitro. L'arbitro, che è una persona neutrale, è quello che giudica. Lo iudex è più un consulente. Abbiamo anche la parola med, e da med viene medix, che è più dell'umbro del sabino, è quello che dà il med. Significa, da qui viene la parola mezzo, moderare, meditazione, medico. Med significa misurare, ma non misurare inteso come prendo il righello, dico la lunghezza, ma più prendo gli estremi, li rimuovo e circoscrivo fino a non arrivo al centro. Quindi il med sarebbe: io sono il giudice, ascolto una parte, poi ascolto l'altra, tolgo le varie parti fino a quando non trovo una conclusione che piace a entrambi, che è inattaccabile per entrambi. Quindi più mediare, moderare. Keynes da Keynes viene censire, latino censire, significa valutare con autorità, dare valore a qualche cosa. Testimone, c'è terzo, c'è il testimone più inteso come testimone di un accordo commerciale. C'è un'altra parte, poi c'è il terzo che fa da testimone per l'accordo, perché sai com'è, non c'è ancora la scrittura, non ci sono documenti scritti, quindi per gli accordi commerciali serve il tertis. Poi c'è augos, da cui augure, ma anche autoritas, che si chiama accrescimento divino, tutto il crescimento divino. Allora, questo significa, è un termine che indica il potere di mettere in atto qualcosa, di far accrescere qualcosa fino a metterlo in atto. In latino l'autoritas è la capacità di fare legge. In latino il popolo è la potestas, la podestà, o facultas, che è l'abilità di andare in tribunale, di pretendere cose, di agire politicamente. Il potere di fare leggi non ce l'ha, se non più tardi. Ce l'ha il Senato. Il Senato ha l'autoritas, che poi la passa al re, poi quando il re muore torna al Senato, che è la capacità di mettere in atto leggi o azioni politiche. Da lì la parola augure. Cos'è che fa l'augure? L'augure è quello che guarda i segnali divini per vedere se c'è il permesso divino. È quello che ha l'autoritas, è quello che consente di accrescere un'attività, di portare a fine, in accrescimento un'attività, di metterla in fine. Se non hai l'autoritas non puoi concludere qualche cosa. Possiamo scendere. Certo. Vediamo come questi sono molto genti, dà molta importanza alle leggi. La prima la donità sono del dono scambio. Questo è tutto il termine dell'into benveniste, che si raccoglie come nel lessico indoeuropeo, ma anche in molte società indoeuropee. La parola perdono e per scambio commerciale sono sinonimi. Che è una società basata sul dono. Io ti do qualcosa, ti regalo qualche cosa, e tu in cambio mi regali qualche cos'altro, senza però alcun obbligo. E questo scambio di doni è usato come collante sociale. Cioè, immagina il tuo compleanno. Se al tuo compleanno i tuoi genitori, parenti, fidanzati ti danno un regalo, tu non è che sei obbligato a ripagarli, non è che uno dice va che stronzo, riassunti di storia, che gli ho fatto un regalo, no, è un regalo, non hai obblighi. Però ovviamente, visto che tu hai avuto un regalo, al loro compleanno darai un regalo anche tu a loro, e loro si sentiranno obbligati a questo punto a farti un regalo anche loro, e tu li farai a loro, e tu farai a loro. E il dono è usato per creare relazioni sociali. E lo si vede anche nella storia greca antica, dove l'ospite spesso dava doni a chi viene ospitato, o chi andava da un ospite portava doni, perché così c'era
legame sociale, e poi questo termine è passato a indicare anche il nel lessico economico, in quello scambio commerciale. E da qui abbiamo lo troviamo per esempio anche nell'Iliade, credo, non mi ricordo i personaggi coinvolti, che c'è un personaggio greco che incontra un troiano, un troiano e un greco si incontrano e scoprono che i loro Sì, nonni che i erano parenti... Vai, erano sì, sì. parenti, e uno di questi come dono gli dà una lancia, gli dà la sua lancia, perché dobbiamo ristabilire i legami di famiglia. L'altro, anziché dire, ah, brutto scemo, adesso che non hai la lancia ti ammazzo, dice no, adesso ti do la mia di lancia. Avevo il termine mate o Sì, mitte. addirittura mi ricordo forse Diomede, che lui ha un'armatura tutta argentata, lì che sfarzoso incontra un troiano che è più povero e tutto, però si riconoscono come appunto come doni, sul suo famiglia sono dati di doni e si scambiano queste armature, cioè Diomede dà la sua che è ricca e sfarzosa, riceve in cambio una che è di bronzo, comunque che vale veramente poco, però quello che conta è appunto il ricambio là, e non si Ricambio. combattono, cioè cambiano fronte. Continuano. Sì. E questa idea del ristabilire, infatti lo si vede anche un po' nel morale dell'Iliade. Cioè, di cosa parla l'Iliade alla fine? Abbiamo Achille, gli ammazzano un parente, è arrabbiato, fa massacri su massacri su massacri, non è contento, ammazza Ettore, non è contento, ne storpia il cadavere, non è contento, arriva Priamo, che gli ricorda che che lui è un padre, che gli ricorda che lui è, che Ettore è un figlio, e Achille si ricorda, oddio, io morirò giovane perché mi hanno predetto, mio padre sarà solo, oddio che ho fatto, ho ammazzato il figlio di qualcun altro. Achille piange, lo vediamo proprio piangere, e la sorella scompare. Nel momento in cui riconosce che i troiani sono uomini come lui, sono padri e figli come lui, c'è questa idea proprio non c'è questa volontà di contrapposizione, buono o cattivo, c'è l'ordine, questo cerchiamo, questa armonia, le parti tutti quanti contano. Poi da Mei viene la parola Mitra, il dio Mitra, figlio di Ahura Mazda, che si chiama amicizia, patto. Viene anche lo slavo Mir, che si chiama pace. Mir significa in slavo pace, ma anche territorio, mondo, comunità, e anche questo senso qua dell'Artus, pace inteso come comunità dove le varie parti sono pacificate, vanno d'accordo. Quando c'è quello che viene chiamato pace positiva o pace positiva. C'è pace quando tu sconfiggi il nemico, ti ho sconfitto, non sei più in grado di fare la guerra contro di me, quindi c'è pace. Ma c'è pace anche quando c'è riappacificazione. Sono le varie fazioni che si riappacificano con un accordo che ricorda di vivere a lungo. Da lì pace, inteso anche come accordo, amicizia. Anche il latino. Come si dice pagare in latino? C'è la parola solvere, che significa sciogliere, qui sciogliere un debito, e c'è la parola pacare, che significa pacificare. Anche pactum. Pactum viene da quello, pacare. C'è pace quando si fanno questi accordi, quando si paga. Quando c'è pace. Quando si pace, ma quando si paga, si fanno azioni per riappacificare. Da me viene anche la parola moino, scambio, e anche misdos. Misdos può producere la parola greca mistos, che è anche il premio che si dà a chi vince una gara. Tu hai vinto una gara e in cambio ti do un premio equilibrato. Da moenus viene il latino mus. Munus in latino si chiama ufficio, obbligo, dovere. E significa questo, significa anche dono. Munus sia obbligo, sia dono, sia ufficio. Che ha un po' questo senso un po' strano, com'è che un dono è anche un obbligo? In pratica il munus è un dono, il famoso munus amicizie, che sia dono d'amicizia, che è l'obbligo di aiutare gli amici. Però se tu aiuti un amico,
poi l'amico è obbligato a aiutare anche te. Mun significa anche carica politica, ufficio pubblico, perché è visto come sia un obbligo. Ti ho eletto come edile, quindi è un obbligo, devi pagare di tasca tua la manutenzione, però è anche un dono, è un privilegio. C'è questa idea di dare un doni allo scopo di produrre obblighi verso di te, che poi consolidano i legami. Abbiamo altri due termini, cred e fede, beides. Credere significa letteralmente mettere cuore, porre cuore, fidarsi, credere, e qui viene la parola credito. Crede sia un termine, non è un termine religioso, è un termine economico. Dare credito. Beides significa fede, ma non è tipo fede religiosa, io credo senza prove, è un po' l'opposto. Beides, dove viene fides, si ha fede in senso di affidabilità. C'è anche oggi, ancora nell'italiano, trovi frasi come il testo fa fede. Il testo fa fede significa il testo affidabile. In latino avere fede significa essere affidabili. Se ti dico che tu hai fede, non ti dico che tu sei religioso, dico semplicemente che tu sei una persona a cui posso credere, posso dare credito. Se ti do i soldi, tu me li ridai indietro. Infatti fides ha proprio questo senso di affidabilità. Poi in latino il cristiano è quello visto come affidabile, il pagano come quello inaffidabile, quindi avere fede passa dall'azione di essere affidabili al credere in Dio ciecamente. Possiamo Affidarsi a scendere, Dio. affidarsi a Dio, ma più avere fede significa essere cristiani. Possiamo scendere. Certo. E sono sempre termini giuridici questi. Anche il commercio è un po' curioso. Beh, abbiamo make, tipo lo scambio paritario. Abbiamo altri termini come depnom, che significa banchetto, ma anche danno, multa. Questo è un po' riferito per il fatto che quando ci sono delle multe, quando si deve punire qualcuno, una delle punizioni, che non c'è il denaro, non c'è la moneta, come che fai a pagare una multa, si paga un banchetto, delle scritto anche di multa, ma anche di danno. Ah, hai fatto quello che non dovevi? E sai come alla prossima festa di paese il capretto che sgozziamo siamo il tuo. Hai fatto una cazzata allucinante? Sai quella mucca là che vale un sacco, un botto di carne e di latte? E la sacrifichiamo al prossimo banchetto religioso e il banchetto lo facciamo a tue spese. Nemesis di distribuire, da lì deriva Nemesis, che è la ridistribuzione, ma anche Nomos, che significa legge più intese come legge per la distribuzione delle terre. Abbiamo una parola che coine, che sia compensare, da cui scambiare, da cui potrebbe venire equitas, e il greco time, onore, scritto compenso per il tuo sforzo con degli onori. E anche termini come riscattare, acquistare, comprare, sjartire, dove acquistare più il senso di trattare, dove comprare più la parte fisica, risarcire, che significa anche, cerchio. Una cosa curiosa, abbiamo poi l'outlom, che sia lucro, bottino, che indica il guadagno, indica quando tu guadagni qua di extra. C'è ancora oggi in Italia il lucro è quando tu spendi dei soldi, guadagni dei soldi, e tolte le spese, quello che rimane è il lucro. Moinus indica lo scambio paritario. L'outlom indica un'attività volta a guadagnare di più. Da qui il senso anche di bottino, di guerra. È anche la parola per gratis, guertis, che significa anche gratitudine. Gratitudine, ma anche significa come si dice praise, elogiare. In latino gratus, anche quello è un termine un po' economico, ma molto sociale.
in latino, anche in italiano, abbiamo persona grata e ingrata. Chi è la persona grata? La persona grata è quello che ti ringrazia. La persona ingrata, ben visto, proprio un'analisi dettagliatissima. La persona ingrata è quello che tu hai fatto un favore, hai fatto un dono, ma non ti contraccambia. Gratis ha proprio questo senso qua. E fa un'azione senza alcun lucro, senza alcun interesse, se non quello di avere gratitudine, se non quello che la persona poi ti dà cosa in cambio. E tanto per curiosità, in latino, in europeo non c'è la parola per schiavo, e probabilmente non c'erano schiavi, però abbiamo una serie di termini che potrebbe indicare o scambio di prigionieri o schiavitù per debiti. Perché abbiamo delle parole che significano valutare una persona, che può significare sia valutare un eroe, stimare un eroe, ma può anche significare stimare il prezzo di una persona, uno schiavo. Abbiamo anche le parole che significano fuggire, ma fuggire, tipo nel latino fugio, fuggire, in indoeuropeo significa riscattare in realtà. Abbiamo una serie di termini che hanno sviluppato il concetto di riscattare una persona. Quindi è possibile che ci sia, non sapevo il contesto esatto, però potrebbe implicare o prigionieri di guerra che vengono riscattati, e lo vediamo sia nelle leggi romane. Nelle leggi romane il prigioniero di guerra può essere riscattato. Lo vediamo anche nell'Iliade, per esempio. Il padre di Briseide, Agamennone che spiglia Briseide, il padre che è il saggio di Apollo, che dice rilascia mia figlia, ti pagherò un bottino, un tesoro, un risarcimento. E tutti quanti nell'accampamento dicono ma sì, accetta, perché il dono è bello grosso, e poi sai com'è, è usanza, è così che si vuole. Agamennone dice no, la tua figlia mi piace, me la tengo, e arriva Apollo che scatena la peste. Quindi c'è questo concetto non c'è questo concetto di ti ho catturato, quindi adesso tu sei una mia proprietà. Tu sei in debito con me, mi devi pagare un debito, ti devi riscattare, però non sei un oggetto. Gli schiavi hanno diritti. E infatti a Roma c'è solo la schiavitù per debiti. La schiavitù avviene successivamente per influenza greca. Anche tra i vichinghi la schiavitù non c'era. È attestata la servitù per debiti, dove tu lavori una persona per esercire, è attestato il vassallaggio, ma gli unici schiavi che c'erano erano quelli che venivano catturati dagli slavi per venderli ai bizantini. Alternativamente, questi termini qua potrebbero indicare proprio o la schiavitù per debiti, o il prigioniero di guerra, o semplicemente pagare un debito. Possiamo scendere. Certo. La società europea è divisa in strati. Non sono gli strati delle caste, sembra avere una coerenza più geografica. Abbiamo la casa, che poi comunque con casa si intende anche la famiglia allargati, servi, che è quella da un demspotis, il pater familias. E il pater familias non è il padre di famiglia, non è il padre. È più il capofamiglia. No? Il pater familias latino è più il capofamiglia. E quando si dice che il pater familias può mettere a morte i figli, in realtà no, il pater familias può metterli a morte, però deve sempre rispettare la legge. E può mettere a morte anche cugini, zii, nonni, è il capofamiglia. C'è il Wic, clan, da cui viene il latino vicus, che c'è un Wic potis. Esatto, Cuculain che uccide il cane di un fabbro e si mette a lavorare per lui, per riscattarlo. Il Vicos sarebbe semplicemente, eccolo qua, Cuculain, classico esemplare. Poi ci sono anche delle somiglianze, da quel che ho capito, tra Cuculain e anche, credo, Achille, ma non mi ricordo.
Poi c'è la gens, la tribù, che era riuniva i Vicos, e poi c'è, non si sa quella quale esatta, forse Dases, che indica il popolo tutto. C'è il popolo, che è diviso in tribù, che è diviso in clan, che è diviso in casate, in case. Sono divisi di carattere geografico. Per curiosità, gli indoeuropei sono matrilineari, curiosità, quindi alto duro colpo la Gimbutas. Sono patriarcali ma sono matrilineari. E poi abbiamo una serie di termini come Eros, tra cui anche la variante Arios. Eracle, curiosamente, ha delle similitudini nel mito con Thor e Indra. Ha una clava come arma, ha 10 mesi per la prima impresa, mentre Thor per la prima impresa ha 10 anni. Ammazza serpenti, draghi, leoni, tori. Ammazza la sua famiglia in uno scatto d'ira. Anche se probabilmente Eracle non era un dio indoeuropeo, era forse una figura mitologica, un eroe mitologico, a cui poi hanno attribuito parte del mito indoeuropeo. Allora, poi la Kiwos, cioè dormire assieme, da cui cittadino, Kiwis. Prios è una variante, sia casa. E poi l'Eudis, a qui c'è una bella analisi di benveniste. La Leudis, che è crescere, viene la parola liberos, e leuteros greco. Liberos, che è libero, uomo libero, ma libera il plurale significa figli. Quindi i Leudis sarebbe, e Leuderos sarebbero coloro che sono cresciuti nella comunità. Quindi quello che da grandi diventano cittadini, quindi liberi. E abbiamo la parola Ghostis, che hanno un Ghostis potis, da cui c'è la parola sia la parola hospis, latino, ospite, sia hostis, nemico. Il Ghostis è una persona che non è un membro della comunità, non è un cittadino, ma ha comunque dei diritti, non quelli politici. Il termine indica o degli stranieri che sono di passaggio, non sono di passaggio, indica degli stranieri che hanno dei conti fissi. Per esempio può indicare degli alleati. Per esempio gli hospes in latino indica le tribù alleate. L'hospitalitas era una procedura secondo cui un popolo alleato gli ha dato il permesso di stanziarsi in territorio romano, rispettando però le sue regole diverse, leggi diverse. Il Ghostis Potis era più un garante. L'ospite per stare in casa o stare in città ha bisogno di un garante, che garantiva che sia sempre comunque bene. Da notare che in indoeuropeo c'è una parola per indicare il cittadino, per indicare l'ospite, non per lo straniero. Probabilmente il motivo di tutto il fatto è che alla fine siamo nel Neolitico, cioè gli unici che tu conosci sono o quelli della tua tribù o le tribù confinanti, e le tribù confinanti o sono del tutto sto popolo o sono un popolo con cui tu hai contatti da generazioni, con degli alleati. Lo straniero vero e proprio è improbabile. Possiamo scendere. Questa è tutta la politica che segue. C'è un re che però non può fare leggi, è un arbitro, un giudice. Un Corionos, che è un capo esercito, che poteva essere o poi no. Un Tagos, che era un capo locale, ma non sapeva esattamente cosa facesse. La parola Egos, che si chiama guida, non sapeva la funzione esatta. E abbiamo come istruzioni, abbiamo l'Eus, che si chiama popolo in armi, può significare anche esercito, non sappiamo se indica l'esercito o se indica il popolo in armi in generale. E la parola Teuta, da cui anche Teutoni, non sappiamo cosa significa esattamente, potrebbe indicare il popolo in armi o il popolo in generale, viene da Teu che si chiama guardare, potrebbe essere un'assemblea polare, tipo i comizi. Ma anche la tauta celtica, che Sì, sarebbe quello. Non siamo comunità. sì. Non siamo certi che il termine indica il comizio. Sembra che gli indoeuropei tradizionalmente hanno due assemblee,
un'assemblea ristretta e un'assemblea più larga. Mi sembra un po' tipo se fosse il Demos, tutto il popolo in armi, e il Senato, che sarebbe il Consiglio degli anziani. Sì, esatto. Gerontis è proprio vecchio, da Geros che è vecchio. Mm. C'è non sembra il termine esatto, ma sembra c'è un senato che raggruppa i patres, i rappresentanti delle singole tribù, Mhm. e poi un'assemblea più grande che non sappiamo se è solamente il popolo in armi o il popolo in generale, che è spesso utilizzato per situazioni in cui il Senato non riesce a mettersi d'accordo, tipo referendum. Mhm. Il Parlamento non sa cosa fare, beh, referendum, così bolloniamo la patata bollente al popolo. Quindi può significare popolo in armi, perché in caso di guerra si votava tutti, perché giustamente sono tutti quanti, tutti maschi e adulti, sono uomini armati, bisogna chiedere il consenso. Non sappiamo se decideva anche per cose non legate alla guerra, e in tal caso è possibile che anche il popolo non in armi partecipasse. Abbiamo anche alcuni termini, come, non so come pronunciarlo, Nbikoleg, che significa letteralmente quello che si muove intorno, che sia servo, praticamente. Slogos, che sia servo, però è dialettale del nord-est, e uposti, che sia subordinato. Quindi è una parola che indica un servitore che è proprio è più uno che segue, non un subordinato, e un termine che indica una subordinazione. Rex viene con reggere, ma poi viene più anche da rectus, dritto. Rectus si indica qualcosa come reggere, tracciare una linea dritta. È quello che rende dritte le cose. Anche rector, corrector, è quello che raddrizza. Il rector è più un E qui la, raddrizzatore. e qui la figura del re della dica, cioè della giustizia. Esatto. Il re, mi stavo dimenticando, a Roma in origine era anche il Flamin di Giove. In generale il re è associato spesso a Giove o Zeus o divinità celesti. Il re ha anche poteri sacerdotali. Non sappiamo se è l'unico che può fare sacerdote del dio celeste, di Giove, però deve essere anche sacerdote di Giove, quindi c'è una connessione alla giustizia. Mm. Possiamo scendere, Certo. a meno che non sia l'ultimo, non so. E l'ultima. Allora, passiamo all'altra file. L'ultimo, un secondo. Oh, religione. Vediamo se anche qui la Gimbut ha ragione. Sono malvagi maschili, sono solamente dei maschili. Abbiamo varie parole per indicare i dei. Deus significa celeste, del cielo, contrapposto a Dom che è terrestre. Ci sono anche parole come Desnos, che significa qualcosa come colui che mette le cose, colui che fa doni. Bagaios, che significa distribuire. Gli dei sono quelli che distribuiscono, che danno. Che cosa danno non è chiaro, però. Guta, che significa libare, invocare, da cui deriva poi la God, inglese God. C'è un punto di domanda perché è attestato solamente in Toccari, io credo, e in germanico, e la situazione non è tanto chiara. Mortos, immortale, mentre gli uomini sono quelli mortali, invece. Anche dator vesuum, datore di cose buone, quello che danno doni. Il termine è proprio ricostruito dalla poesia greca e dalla poesia sanscrita. E sono anche polus nem, che in greco sarebbe cosa come polinomos, dai molti nomi. Qui risulta il fatto che per gli indoeuropei gli dei delle altre religioni sono stessi dei con nomi diversi. Infatti puoi trovare invocazioni anche in latino, per esempio, come si vedeo, si vedea, o dio, o dea, quando tu non eri certo se il dio che ti aveva aiutato era maschio o femmina, o quo nomine vocaris, o quo nomine mavis, che significa con qualunque nome tu preferisci, che è un po' questo riconoscimento, gli dei degli altri,
valgono sempre. Al massimo i riti potevano essere un po' sospetti. Sono anche chiamati amici. Questi sono re, padri, madri, pastori, instancabili, infallibili. Infallibili più riferito al fatto che sono costanti, non se non facciamo mai errori. Cioè Zeus è il dio della giustizia sempre. Qui c'è una cosa curiosa che ti ho fatto notare, è che il rapporto tra uomini e dei è quello di amicizia. Anche i nomi. Noi abbiamo nomi come Teofilo, per esempio, amico di Dio. Gli indoeuropei si vedono come amici dei dei. Anche come non era Gandalf, Alfredo, amico degli Elfi. Il rapporto tra gli uomini e dei è quello di amicizia. Devono essere amici. Contrapposto a quello delle leggende semitiche che di servitù. Infatti una cosa curiosa che è successa, per esempio, a Roma, quando Germanico era morto, che era un generale che era molto popolare, quello che fanno i romani è prendere sassi e lanciarli contro i templi dei dei. Perché voi dei maledetti non avete protetto Germanico, che era un bravo ragazzo, e quindi adesso siete stati pessimi amici, quindi vi lanci i sassi. E poi 200 anni dopo hanno mandato la peste a Antonina. Ma in realtà è stato normale questo rapporto di amicizia, perché è un rapporto tra uomini e dei, è un rapporto che non è obbligatorio, ed è amicizia. Io ti faccio doni, faccio riti, faccio preghiere, però il Dio non ha obblighi di rispondere. Un po' come tu, se ti capita qualcosa di buono, non hai l'obbligo di fare dono al Dio. Non è che se tu vinci la lotteria e dici, oddio, ho vinto la lotteria, non so quale Dio mi abbia aiutato, quindi adesso do soldi a qualunque divinità che mi venga in mente. E il rapporto è quello del dono scambio. È quello di mantenere buoni rapporti con le idee, di amicizia, di comunione. Per esempio i banchetti, cosa fai ai banchetti? Spesso si parla di sacrificare animali. Una cosa che si sbaglia spesso, si pensa che il sacrificio sia uccidere, dare una vita, da cui anche il mito dei sacrifici umani. In realtà sacrificare è semplicemente prendo un animale, lo consacro, lo uccido fuori dal tempio, perché nel tempio non si può spargere sangue, taglio la carne, la cucino e faccio un banchetto. Poi io mi piglio la carne, poi il grasso viene bruciato nelle aree, le pelli vengono messe spesso sugli alberi. È più una specie di mangio con gli dei. Anche l'incenso, da dove che viene l'incenso? Perché noi bruciamo l'incenso nelle chiese? Perché in origine si bruciamo le offerte, le parti che non si mangiavano dall'animale si mettevano sull'ara, le si bruciavano, il fumo raggiungeva gli dei. E poi si è passato all'incenso che costava meno. Ok. Passiamo alla slide successiva. Sì. E abbiamo le divinità. Oh cielo, qua c'è un sacco di cose da dire. Vabbè, il dio principale è Deus Pater, che è quello meglio attestato proprio a livello linguistico. Viene da Jupiter, Jovis Pater, Zeus Pater, Diaus in vedico, Dei Paturus in illirico, è quasi onnipresente. Diaus che è cielo, padre cielo. Da Deus viene anche la parola Deus, Dei. Quindi lui è il Dio. Cosa che abbiamo detto? Che negli indoeuropei le divinità hanno spesso titoli come padre e madre. Nel caso di Deus, pater è proprio parte anche il nome. Non ha a che fare con la paternità o la maternità. È un titolo onorifico. E il termine si fa semplicemente patrono, matrona. Atena, per esempio, che è famosa per essere vergine, anche lei ha tutti madre. Anche Marte ce l'ha. Nel Senato, i senatori sono i padri coscritti, le madri sono le matrone. Quindi metavo gente dice,
insomma, proprio neoghimbutiani che dicono ah, ma è una dea madre, no, fratello di madre non si fa niente. Eh sì, dedicato al Dio significa quello, dare al Dio, non significa necessariamente ammazzare. E perché i sacrifici umani non sono attestati a livello letterario e anche a livello archeologico abbiamo pochi casi, sono molto dubbi. Anche perché a livello procedurale, se il sacrificio è semplicemente mangiare carne e il cannibalismo era vietato, anche nei miti si parla malissimo del cannibalismo, si può escludere. Dieus è un dio che è associato ai giuramenti. Lui è il garante cosmico. È associato alla giustizia più nel riferimento al fatto che ispira i giudici. È legato ai re e ai giudici. È visto come giustizia non tanto come uno che punisce. Hai fatto male, adesso Deus ti manda la punizione, ma perché lui è un garante. Che l'universo è visto come armonia, vari parti che si scontrano, e come il re è un po' il moderatore nel Senato, Deus è il moderatore supremo, è quello che fa garante dei giuramenti, garantisce che le varie parti collaborano, è quello che ispira i giudici. E a proposito, le leggi nella cultura europea sono superiori agli dei. Gli dei non possono andare contro le leggi divine. Se un dio è malvagio, non è un dio. Cioè, non è come nel cristianesimo che ci sono i comandamenti. Gli dei non hanno comandamenti, sono leggi divine ma non hanno comandamenti. Dieus ha una moglie, Dione, da cui deriva Dione, che è a Dodona, che è un culto nella Tessaglia, è la moglie di Zeus. Deriva anche Giunone, e diviene anche Divona, che è una dea dei fiumi celtica. È probabilmente una ninfa, e tutelava le madri. È associata anche ad Anaiti. Anaiti è la moglie di Ahura Mazda, e assieme a Nomitra. Anaiti è associata ai laghi e ai fiumi. Sul perché laghi e fiumi non si sa. Cosa curiosa è che gli dei sono sempre al singolare. Creature intermedie come ninfe, fauni e dicendo hanno sia il singolare che il plurale. Per esempio in latino abbiamo Juno, singolare, quindi la dea Giunone, e abbiamo Junones, che indica delle specie di ninfe che lavorano per Giunone. Abbiamo Fauno e Fauni, Sileno Sileni, Satiro Satiri. Un altro dio è Pauson. Mannaggia, ho sbagliato. Ignorate le scritte, ho invertito Pauson con Perkunos. Mannaggia. Uno è Perkunos, che ha detto anche Marmas Truent. Truent o Tonros come variante sia tuono. Tuonante, è il dio tuono. Perkunos che è il dio della quercia, da cui deriva anche Quirino, è legato al fatto che il fu negato sulle querce. Marmas sia come crepitante, tuonante, da cui deriva Marte. Allora, lui è un dio tuono, ma come già fa notare Mezil, non è un dio guerriero necessariamente. Sì, è più guerriero degli altri, è il guerriero per eccellenza, ma non è tanto guerriero fondamentale come si pensa. Tutti quanti i suoi miti sono associati al proteggere, a difendere. Lui è famoso per il mito in cui sconfigge un serpente cosmico che bloccava l'afflusso delle acque. Non è chiaro se è un riferimento al fatto che alle tempeste, ai tuoni, a Perkunos che combatte il serpente, ma in genere è visto come un difensore che combatte giganti, animali selvatici, draghi. È anche associato a forza e incitamento. Per esempio, Marte è associato a due dee, che sono Nerio e Moles. Moles indica le masse, sarebbe il dio delle masse, quello che incita le masse.
Nerio, da cui la parola nervo anche, indica mascolinità, forza fisica. Gli indoeuropei hanno 2 modi per dire uomo. Vir, che ha un questo più di virtù, e ner, che indica più cosa maschile, mascolino, muscoloso. Quindi sarebbe il dio sì della forza fisica, quello che dà forza in singoli individui fisicamente, sia quello che incita le masse. Lo si può trovare anche in Thor. Thor è associato a magi e magni. Zeus, che rimpiazza il dio del tuono, è legato a Kratos, forza, autorità. E cosa un po' interessante, noi associamo spesso ai guerrieri, al di là del fatto che ha dei miti in cui combatte mostri, ed è uno tosto, bello forte, in realtà al di fuori di questi miti non è che appare molto nella guerra, in realtà, molto poco. Bellona non è chiaro chi sia, cosa sia una personificazione. Cosa importante per notare Brumezil è che Marte, ma si può trovare anche in altri gruppi, fino a tempi di Augusto non ha templi in città. Ha un sacrario, ma non ha templi. I templi si trovano fuori dalla città, alle porte. Uno in Campo Marzio e un altro in un altro campo. Perché la guerra non ha spazio in città. La guerra sta fuori. Tu devi stare là a combattere, tieni fuori il nemico. La guerra in città non ha spazio proprio. Infatti, dalla parola percunos potrebbe derivare la parola Quirino, da cui Quirinare, il dio Quirino Quirinare, e Quirino è definito dai testi romani come il Mars Tranquillus, il Marte tranquillo. Quindi Marte serve la parte violenta, quello che difende i nemici, Quirino sarebbe la parte pacifica, positiva, quello che aizza le masse ma non è violento. E questa dualità lo trovi in molte divinità. Molte divinità hanno sia un lato negativo sia un lato positivo, tipo Dioniso, Apollo, per esempio. Cosa curiosa, Percunus è anche una variante per Unos, che è una storpiatura per evitare di pronunciare per sbaglio il nome del dio. Questa cosa è poco tipo degli indropei. Gli indropei hanno paura che invocando qualcuno arrivi. Tipo nei film, quando parli di qualcuno e di quello qualcuno è alle tue spalle. Quindi sono spesso sinonimi per divinità molto violente e sinonimi per paura come orso o lupo. Altra caratteristica è Percunos è associato con forza alla pioggia e quindi alla fertilità dei campi e delle donne. Infatti Marte è un dio molto agricolo. In realtà di militaresco, al di fuori di proteggere i nemici, ha poco e niente. Altra caratteristica è che nei miti Percunos non è autorizzato ad andare su nel mondo dei dei. Lui nasce nella terra, nasce da una montagna, e però non è autorizzato ad andare sopra i dei. Deve guadagnarsi facendo delle imprese. Perché Dio è il dio della giustizia. La giustizia non può essere violenza, anzi abbiamo alcuni miti infatti in alcuni miti Indra viene creato proprio per quello, perché gli dei creano il mondo, i demoni cominciano a distruggerlo, e gli dei non possono essere violenti, e quindi viene creato Indra per quello, e quindi Indra per entrare nel mondo dei dei, anche Thor deve meritarsi facendo imprese, anche Ercole deve fare imprese per entrare nel mondo dei dei. Un'altra divinità è Pauson, chiamato anche Kernunos. Da Pauson abbiamo Dio Pan, più Pushan in sanscrito, e Kernunos, da cui deriva Kernuno celtico, deriva anche Chieva di Elis, che è un dio lituano, e anche Hermes. Il motivo per cui c'è Hermes e Pan
nel suo pantheon si mette per il fatto che Pan rimane confine nell'Arcadia, dove è un dio dei pastori, e mentre Hermes si specializza per il commercio, mentre fa la nostra cosa. Pan non è un dio della natura, è un dio delle strade. È associato al trovare le strade e al trovare le cose che si perdono, o anche all'impedire ai ladri di venire. Nella poesia greca, in quella vedica, è spesso detto che Pan e Pushan sono degli osservatori. Allora non sfugge niente, devono stare dappertutto, inclusa la strada tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, che è il motivo per cui Hermes è anche un dio psicopompo, un dio che trasporta le anime dal mondo dei vivi al mondo dei morti, che trova le strade, inclusa la strada per i dei, per la casa dei dei. Cernunnos, spero di non far incovarare quelli che prendono la Wicca, non è un dio della natura. Sì, c'è una fertilità, però non è legata più di tanto alla fertilità degli animali di campi. È legata alla prosperità, ma più prosperità nel senso di gestire bene, dell'osservare bene. Per prosperità degli animali, i campi, sempre più il dio del tuono. Cernunnos è un dio delle strade, anche lui. Quindi non è il dio della natura, non è un dio come se immagino la Wicca. Lo sappiamo perché abbiamo delle scritte noi, alcune statue con delle scritte, con la scritta Cernunnos Deo qui insemita stas, al dio Cernunnos che sta nelle strade. Anche Chiva di Elis lituano è legato alle strade. Infatti è associato a Mercurio e a Odino, anche se Odino forse è un po' improprio, ma sicuramente Mercurio. E è associato anche ai Carneia. E i Carneia erano dei cumuli di sassi che erano lasciati durante i trivi, i bivi, per quel punto di riferimento. E abbiamo Ausos. Ausos è una cosa, si chiama Aurora. Da lì deriva Aurora romana, Eus greca, Ushas vedica. È chiamata anche Venos, da cui Venus, o Luana sanscrito, Priya, da cui Freya, e Perodeitis, Afrodite. Perodeitis si chiama come luce che si avvicina. Perse, Banti, da cui Persefone, che si chiama qualcosa come quella che porta la luce, e Briganti, che si chiama Splendente. È associato all'alba, dell'alba, è dell'alba del desiderio. Questa è ovviamente la dea che abbiamo meglio ricostruita come mitologia, non tanto come nome. È associata all'alba, forse anche al sole. Allora, sappiamo che non è legata alla prosperità, è legata al desiderio, alla bellezza. Lei è la dea che fa muovere le cose, che dà desiderio. Lei è associata alla fertilità, più nel senso che fa accoppiare animali. Grazie agli animali fanno bambini, fanno figli. Però non è associata tanto all'agricoltura, ai campi, alla terra. E di questo abbiamo parecchi miti. Uno dei miti curiosi è che lei è pigra in alcuni miti. C'è alcuni miti che mi dite che lei è pigra nello svegliarsi. Questo, sì, poterici di luce. Per curiosità, c'è una divinità maschile scandinava, non mi ricordo il nome, so solo che è influenzato la figura di Aurendil, che è una figura del Tolkien, che si chiama portatore di luce, che è collegato al Fosforos greco e Lucifero latino,
sono termini che indicano la strada del mattino. Nei miti ci viene detto che Ausos è pigra, che è un modo per spiegare come mai durante l'inverno i giorni durano sempre meno, e lei che non vuole svegliarsi. Ci viene detto anche il tragitto che lei percorre, Cioè del Sole, è il tragitto che percorre non le anime, e che lei attraversa una porta, che è la porta del cielo, o porta di Deus, che è la porta da cui esce il sole, poi rientra, ed è anche la porta da cui entrano le anime quando vanno dagli dei, dopo la morte. Ci viene anche da alcuni miti che Pauson alcune volte porta il sole, anche lui, al posto della sole, con riferimento al fatto che lui trasporta le anime. C'è anche un mito che è collegato a Pauson, che è un dio anche degli inferi, il famoso mito di Ade. C'è un dio degli inferi che non si sa chi sia, se è Pauson o un altro, che semplicemente cattura la dea dell'amore o cattura una dea simile, e a causa sua arriva l'inverno. È una cosa un po' curiosa che Ausos non fa coppia fissa con nessuno, è però una libertina. Cioè lei si porta a letto tutti quanti. Freya, Afrodite, Eus, Aurora, Ushas, tendono comunque che sono molto promiscue, hanno un sacco di figli con tutti, non so proprio il perché, ed è anche lei associata all'aldilà, perché il sole, si pensava, nasce a est, va a sud, poi va a ovest, e poi va a nord, cioè gli inferi, dove si riposa, rimane e poi riparte. Anche Apollo si diceva che aveva amici, gli piaceva stare tra l'Iperbori e Nord. Cioè, questa è che il sole va da nord a riposarsi, e che a nord sono gli inferi. Da Aus è collegata anche una divinità semitica che è Ishtara. E Ishtara potrebbe non essere semitica ma indoeuropea. Oltre per motivi etimologici, Ishtara è famosa per un mito in cui lei va negli inferi, e per andare negli inferi, per recuperare un suo fidanzato morto, deve attraversare delle porte. Ad ogni porta viene costretto a togliersi dei vestiti, perché aveva fatto incavolare degli inferi per punizione di togliere i vestiti, e ci viene detto che alla fine lei rimane nuda, e vedo che i vestiti sono il simbolo del suo potere. L'alba riceve i poteri dei suoi vestiti. Questo è riferito anche nella poesia indoeuropea. Ci vedo che l'alba ha un vestito che è rosso, dorato, argentato. In alcuni casi anche le mani e i piedi sono rosse e argentate. E quando arriva la notte, lei per dormire si mette un vestito nero, oppure si fa il bagno e si toglie i vestiti. Che potrebbe essere un motivo per cui Afrodite viene sobbeccata quando si fa il bagno. È un po' per curiosità, sia Afrodite sia Freya sono famose per una cintura che hanno, che dice che le rende bellissime, e curiosamente nella mitologia, nella poesia indoeuropea ce n'è menzionato, di lei ce n'è detto principalmente vestiti, a parte le mani e braccia che sono dorate, che vestiti. L'unica parte del corpo che ci viene descritta è il seno. Ci viene detto che lei ha un bel seno. In alcuni casi è menzionato che il suo seno è bello grazie ai vestiti. Curiosità, nell'antichità grecia almeno, come reggiseno si utilizzava a volte della stoffa, a volte una cintura. Quindi è possibile che la cintura di Afrodite non sia una cintura che si mette attorno ai fianchi, ma sarebbe un reggiseno. Questo famoso vestito che rende più bella la dea. Poi ho avuto un'età in Menesua, c'è il punto di domanda perché l'ho ricostruito io, sarebbe Minerva in pratica. Non c'è molto da dire, è la dea legata alle arti, l'artigianato.
Parto curioso, ci sono due divinità che non sapevo se sono divinità. Seul e Menot, o Menes. Seul si chiama Sole, ed è femminile, e Menot è maschile della luna. Però non è tanto chiaro se sono divinità o sono personificazioni. Possiamo passare alla slide successiva. Perfetto. Ci sarebbero anche altre cose da fare, ma finisco per non finire più. E abbiamo eroi mitologici. Andiamo un po' veloci. Abbiamo Rudlos Deunos. Rudlos da russo viene Rudra. Da Deunos viene Fauno. Fauno non viene da Pan. In realtà questo è un eroe mitologico. È connesso anche ad Apollo Dioniso. Allora, Fauno è un dio che ci viene detto che viene venerato come Fauno, a volte come Silvano. Cioè che quando viene venerato in città è un dio positivo, protegge le donne, protegge il bestiame. Quando è venerato fuori è un dio distruttore. Cioè in città è venerato per farlo venire, poi in città è venerato per farlo stare lontano. Potrebbe essere un uomo lupo, un guerriero lupo, un berserker. Artium ed Medine. Da Artio deriva Artimide e la Artio celtica. Medine, una mezeina lituana, e Mefiti romana. Non sappiamo molto, perché è molto simile a Fauno. È una dea, ha un suo corteo di donne guerriere, vive nei boschi, la si venera per farla tenere lontana. Potrebbe essere un comitato di donne guerriere, di berserker quello. Lumba è una ninfa, il suo polare indica le ninfe, e sta all'acqua. Da lei viene la parola latina linfe, il greco ninfe, il lituano naume, che è una dea, la dea sanscrita è una lumba. Non sappiamo molto, ma protegge i bambini. Potrebbe essere la patrona delle ninfe. E è stato anche fatto fare impazzire all'epilessia, alle punizioni dell'epilessia, alle azalee, e etimologicamente dalla parola leub, da cui deriva l'inglese love, praticamente. Sarebbero delle ninfe che fanno innamorare fino a impazzire. Robeu non si sa chiaro. È una connessione tra Orfeo e il Ribu. Non si sa bene quale sia la connessione, perché Orfeo è esistito come un poeta, i Ribu medici sono esistiti come artigiani, Vulcano è trasparente, Vulcano. Potrebbe essere un eroe mitologico più che una divinità, un fabbro. E Quona Sereniu, una dei cavalli, non sappiamo nulla. Werglos è probabilmente Eracle, però probabilmente era un eroe mitologico ittita o luvico, quindi post-indoeuropeo. Aigol lo ricostruito io, ci ho fatto anche un articolo, quindi è Sculapio, qualcosa come Frassino, quercia. Esculapio non è una divinità. Nei testi antichi, greci più antichi, ci viene detto che in realtà lui è una figura storica. È un dottore, ha 2 figli che sono andati anche a fare la guerra di Troia e solo più tardi diventa un dio. Wendervos, che è contestato, si discute, è un collegamento tra il dio Fabrus latino, i centauri greci e i Gandharva vedici. Sono degli spiriti, però potrebbero essere dei guerrieri lupo. Abbiamo una Divosuno, che è figlio del sole, che potrebbe essere sempre il sole, un modo per chiamare il sole. Abbiamo 3 figure chiamate Monos, Iemos e Trito, che si chiamano primo, secondo, terzo. Monos e Trito sono Romolo e Remo in pratica. Sono questo mito che è ricorrente, abbiamo 2 gemelli
che fondano un regno, poi uno ammazza l'altro, il secondo diventa il re. E Trito sarebbe il terzogenito, che è un eroe mitologico. Possiamo scendere. Abbiamo personificazioni varie. Queste volte non sono divinità vere e proprie, sono solo personificazioni di luoghi. Caso curioso, vabbè, Denu, dea fiume, che potrebbe indicare un fiume, più fiumi diversi, da cui probabilmente derivano i Danai, così Danai greci, i Tato di Danann, celtici, i danesi, è un termine che è ricorrente, e Cubilia, da cui Cibele, che si sente montagna. Io, per i grumbutiani che penso che Cibele sia una divinità pre-indoeuropea, mi spiace, indoeuropea tranquillamente. Beh, scendiamo tanto velocemente. Devo cambiare slide? E andiamo avanti, facciamo le specificazioni, sono abbastanza semplice. Poi dei miti, è un mito che sembra essere diffuso. Questo è diffuso anche al di fuori degli europei. E sì, anche quello. Cain Abele, poi il terzo. La sua differenza è che essere figli di Caino non è una buona cosa, essere figli di Romolo sì. Questo è un mito ricorrente, lo trova anche fuori dagli indoeuropei, anche tra gli egiziani, anche in Giappone. Si parla di un serpente ucciso dal dio tuono. In realtà i miti sono due, non è chiaro se sono sul serpente oppure no. Due o tre. Uno è un serpente che avvolgeva il cosmo. Il cosmo è una forma di uovo. Il serpente avvolgendo l'ha scaldato e lo ha spezzato. Secondo è un mito ricorrente, un serpente gigantesco è detto bloccare la pioggia e che viene sconfitto dal dio tuono. E poi c'è un terzo mito che viene detto che c'è un serpente che morde le radici dell'albero cosmico, e però non è chiaro che si sa quanto sia collegato ad altri serpenti. Il serpente in realtà è l'unica figura negativa. Nella mitologia europea non ci sono diavoli. I demoni giganti sono solo creature caotiche. Volendo anche il serpente in realtà non è malvagio, sentiamo un bullo che fa del male, non rispetta l'ordine, è messo a tacere. Possiamo andare avanti. Sì. Qui l'albero cosmico. Famoso Yggdrasil. Pochi lo sanno, c'è anche un albero simile tra nei testi vedici, Ashvatta, che però è un fico. C'è qualcosa anche tra le posizioni mesoamericane, in Messico. Questo albero cosmico è detto come un Axis Mundi. È un albero gigantesco che separa il cielo dalla terra e è al centro del mondo. Gli dei vivono sulle sue foglie, sui suoi rami. C'è un cielo in cima che è ereditato da Deus, che scuotendo i rami fa cadere foglie, semi e gocce d'acqua, e queste gocce d'acqua, se bevute, confescono il dono della poesia e dell'immortalità. C'è un serpente tra le radici, assieme a un lago, e qui c'è una fonte che conferisce la poesia, anche qui, e l'immortalità. Non è chiaro se l'immortalità è dovuta al fatto che la poesia dà immortalità, o se per il fatto che attraverso la poesia si imparano i testi sacri. Cosa curiosa, gli indoeuropei hanno due nettari sacri. Uno è il Medu, che è una bevanda alcolica che è bevuta dagli indoeuropei, e una Lambrosi bevuta dai dei. È poco curioso. Generalmente tutti quanti pensano semplicemente che l'uomo nasca dalla terra, per quello è il mito biblico. In realtà tra gli indoeuropei l'uomo nasce dagli alberi.
Allora, cosa curiosa è che nel Senatus Consultus de Bacchanalibus di Cicerone, credo, ci viene scritto il culto di Bacco a Roma e ci viene detto che le baccanti durante queste feste correvano con dei serpenti avvolti attorno alla vita e dei serpenti in mano. Allora, il culto di Bacco è un culto indoeuropeo lubico, anatolico. E lo sappiamo perché molti termini come Bacchoi, Tirsos, molti dei termini tecnici dei culti baccanti hanno un'etimologia di quell'area. Dioniso stesso e anche Apollo stesso venivano da quella zona lì. Apollo è un dio troiano, il nome viene da Apali, che si chiama intrappolatore. Dioniso, anche quello, non è greco, è proprio anatolico, come etimologia. Quindi è possibile che quella statuetta là, con i serpenti in mano, sia una sacerdotessa, una baccante, basta. Continuando a noi, stando al mito indoeuropeo, l'uomo non nasce dalla terra, nasce dagli alberi, da un frassino, non sappiamo il perché, forse dall'arbo cosmico. Possiamo andare avanti. Ai, insomma, sapevo. La scritta è rimasta bianca. Qui il lupo, questo dovrebbe essere l'ultima pagina. Allora, il lupo tra gli indoeuropei è una figura ambivalente. Ci sono i famosi uomini lupo, scandinavi, i fianna celtici, i luperci, gli irpi sorani, Romolo e Remus all'ata della lupa, Fauno, che è una figura positiva dai lupi. I lupi è una successione che è positiva, da un lato. Dall'altro lato è anche negativa. Silvano, che è il lato scuro di Fauno, è stato dai lupi. I lupi mannari, sì, berserker sono lupi mannari, però sono anche saccheggiatori. Nella lingua indoeuropea lupo a volte è avuto come sinonimo di criminale. Per esempio i warg, i famosi warg di Tolkien. Warg si chiama lupo, in latino vargus, latino medievale, si chiama criminale, condannato. Questo per il fatto che c'è questa connessione di guerrieri. Come abbiamo detto, la guerra sta fuori dalla città. Per Kunos difende la città, sta fuori però. Quando sta dentro sta tranquillo. I guerrieri lupo non hanno spazio in città. Sono gente che sta fuori, sta nei boschi, sono violenti, sono la forza. Quindi c'è una figura positiva, perché difendono la città. Dall'altra parte possono essere anche saccheggiatori. Un caso è il mito di Licaone. Una curiosità, quelli per mannare pensiamo sempre a cose come alla luna piena. In realtà nella mitologia antica il lupo mannaro è una persona che si trasforma usando una pelle di lupo. Infatti il lupo mannaro in latino si dice versipellis, mutapelle. Sono persone che indossano una pelle di lupo o anche d'orso, altri animali, anche cigni per esempio. Abbiamo casi di cigni, che anche se cigni sono più le donne. Erano persone che indossavano una pelle di animale e si trasformavano nell'animale della pelle. Questo gli dava forza, validava anche animali. È un caso particolare di Licaone. Licaone è una persona che è stata condannata agli dei a vivere come lupo per 10 anni. Avevo osato dare da mangiare ai dei a esseri umani, sacrificare animali dei, uomini agli dei, che perché aveva Zeus come ospite, per vedere se era Zeus per davvero, gli aveva cucinato un essere umano. Giove Zeus non solo si accorge dell'inganno, ma si incazza anche, e quindi lo condanna a essere lupo per 10 anni. Deve attraversare un fiume a nuoto,
che potrebbe rappresentare il fiume che vive il mondo dei vivi e il mondo dei morti, per 10 anni vivere come lupo e poi tornare indietro per tornare normale. Quindi c'è questa idea del lupo sia una figura positiva sia negativa. E c'è questa idea che se tu vivi come un lupo, devi startene fuori, e se tu commetti un crimine, se un crimine uccidi qualcuno, probabilmente vieni mandato in esilio per un tot di anni. Però questi lupi mannari potevano essere reintegrati in società se mettevano la pelle al chiodo. Dice, ok, io smetto di prendo la mia pelle che mi trasforma e la metto da parte. Che fosse anche un motivo per cui i flamini non possono toccare cani, perché i flamini sono quelli dell'ordine, l'ordine divino, quindi non possono essere guerrieri di lupo. Vediamo. Il dionisismo è legato alle donne, agli schiavi, non era la città civica. Sì, in realtà il dionisismo era rivolto a un po' tutti, erano più i ricchioni che facevano più gli snob, che non volevano mescolarsi a schiavi e alle donne. E in realtà nella cultura europea le donne possono essere sacerdotesse. Abbiamo casi anche di sacerdozzi solamente femminili e anche di templi, spesso legati anche ai riti di passaggio all'età adulta, che sono solamente femminili. Alle donne hanno precluse solamente le cariche religiose che una connotazione politica. Che teoricamente tu potevi farti un culto di Giove. Sì, teoricamente il Flamine di Giove doveva essere il re, poi se volevi farti un culto privato a Giove, fatti tuoi, fa pure. Anche gli schiavi potevano fare tanti culti privati. Non potevano fare il culto del paterfamilias, che era per la comunità, non potevano fare il culto per la comunità intera, ma a titolo privato sì, potevano fare offerte. Direi che abbiamo finito qua, se non ci sono domande. Sì, penso di no, perché abbiamo risposto pian piano. Nulla, ti voglio, intanto che aspettiamo che le ultime domande, voglio ringraziarti per questa immensa e super esaustiva live, dove veramente Che bella lunga. Grazie davvero, è stato Sì. un viaggio interessante. Aspetta, forse Zach vuole ancora dire qualcosa. Sì, il Versacrum, sì. Questo i giovani che vanno a occupare terre nuove, con la sovrapopolazione, che potrebbe essere legato al mito di Roma, e spesso vanno come simbolo il lupo, e infatti abbiamo gli Irpini, questo proprio qua che è Irpus lupo, lupo ma anche Marte, perché abbiamo i Mamerti per esempio. Sì. Ci sono anche altri animali totemici. Sembra che c'è anche l'orso, il cinghiale, ma il lupo è quello più popolare. Loro sono il gruppo del lupo. Bene, quindi direi che se non abbiamo altre domande possiamo salutarci, ringraziarti ancora e No, grazie a te. invitarti anche a presto per parlare sempre in europei, oppure per parlare di fortificazioni romane lungo il Sì. Limes. Mi può costringere a ritrovare la mezza di laurea, che da qualche parte qua. Va bene, grazie ancora al dottor Calabrese. Annuncio, se c'è una casa editrice che vuole pubblicare un libro sugli indoeuropei mi può chiamare. Sicuramente, se vuoi lasciarmi anche l'email poi la metto sotto nei commenti. Quella è la mia email privata, non me la faccio intasare. Ma come vuoi, se vuoi, se hai un'altra email e tutto, me la puoi dare anche in futuro, io la lascio nei commenti, così chi vedrà questa live sa come contattarti, o se non mi contatta a me poi te lo dico. In realtà per contattarmi lo può fare su accademia.edu. Ah, perfetto. Io sono Il là. link c'è già. Il link c'è già, tanto dovrebbe mandarmi le notifiche in teoria. Si spera. Perfetto, allora ti ringrazio, è stato veramente super esaustivo. E nulla, ti auguro una buona serata.
Buonasera A altrettanto. presto. Leggiamo ancora l'ultimo commento. Ancora grazie a Zac di averci seguito. Zac zac. Bene, allora buonasera a tutti. Buonasera.